In Italia, malgrado gli scandali e le denunce, gli istituti privati per ragazzi cosiddetti subnormali continuano ad esistere. Dietro le loro mura non avvengono solo crudeltà e sadismi. Qui migliaia di ragazzi lavorano e producono per padroni ombra che realizzano profitti smisurati. Senza assistenza, senza paga, senza sindacato, senza diritto di sciopero, questi minori handicappati sono attualmente i più sfruttati operai della terra. Dal brefotrofio al manicomio, il destino di questi emarginati è segnato. Che castello costruiamo? Come lo chiamiamo? Il castello del basso medioevo! Piccolino, mi piacerebbe, insomma. Cioè è chiaro che alcuni a livello intellettivo non arriveranno mai a scrivere e a leggere, però non è importante che imparino a scrivere e a leggere, è importante che imparino a vivere, a muoversi, a riconoscere le cose. Secondo me non c'è limite nel senso che ci sono sempre sorprese. Noi mettiamo fuori un ragazzo, li seguiamo fuori e si comportano in un modo diverso, cioè anche a noi che non avremmo mai immaginato che si comportasse in quel modo lì o che acquisisse certi elementi positivi che noi non pensavamo, insomma. Noi facciamo un lavoro di inserimento di questi ragazzi e riusciamo anche a farlo, riusciremo forse a farlo anche nella società, però in quel momento lì non è che noi abbiamo creato dei ragazzi contenti, insomma. Questi ragazzi cioè saranno degli altri disadattati di una società di disadattati, saranno degli altri anormali, diciamo così, degli altri anormali in una società di anormali. Dicevano, ma cosa vuoi? Ma quello è stato a Villa Giardini. Cioè io capivo che qua sulla fronte avevo un'etichetta. Non riuscivo a vederla sullo specchio, ma sapevo che da qualche parte c'era e qualcuno lo sapeva. Poi mi mandate a casa, perché sono stati loro a ricoverarmi, per cui... Ma però... È in questo modo che nel nostro paese hanno prosperato 91 manicomi. In essi hanno trovato annualmente ricovero 170.000 degenti. Parma, amministrazione di sinistra. Dal 1968 ad oggi la nuova politica psichiatrica voluta dalla Regione consente la dimissione progressiva dall'ospedale psichiatrico di Colorno di circa il 50% dei ricoverati. I dimessi usufruiscono dei servizi messi a disposizione dalla provincia, 2 laboratori protetti, una residenza pensionato, 3 fattorie agricole, 2 centri sociali, 5 centri di igiene mentale, 100 appartamenti. Ma ciò che più conta è che la lotta contro il manicomio e l'esclusione penetra nella città e viene combattuta proprio là dove la malattia mentale nasce e si sviluppa, nelle classi povere, nelle fasce periferiche e in particolare nelle zone depresse della montagna. La tua famiglia com'è costituita? Come sarebbe di spiegartelo così? Quanti siamo? Chi siamo? Siamo in 4. Io, che mi chiamo Paolo, mia sorella Mariangela, Luciano, Zavarone Gabriella, che sarebbe mia mamma. E tuo padre non lo conosci? Mio padre non lo so, non l'ho visto, non l'ho mai visto. Non lo conosci? Sai come si chiama? Sì, notario Gisto. Che lavoro fa? Credo che vende le castagne o limoni, non lo so. In genere. Lo vai a trovare qualche volta? No. No. Tra gli assistenti sociali o gli infermieri, ce n'è qualcuno a cui sei più affezionato? La provincia Mario Tomasini, l'assessore, ma del Montagnano nessuno. Perché? Tutti antipatici.
Senti, Angela... E Angela? È antipatica. Ci ha detto che una volta gli hai tirato 4 coltelli. Ah. Ma tu per essere contento cosa vorresti avere? Che mi lasciassero in pace. Paolo ha un'autonomia eccezionale, cioè una capacità di sopravvivere in tutte le situazioni in cui si trova. Il problema sarà come Paolo, non so, reagirà a 17, 18, 20 anni, insomma, in questa... E poi adesso il problema di Paolo è così, aiutarlo a vivere il meno peggio. E questa madre che dichiara un affetto incredibile per il figlio, che poi dopo per 24 ore non la si ritrova in casa, insomma, non si preoccupa neppure di preparare i pasti. No, è stata solamente lì al Montagnana pochi mesi, poi è venuta fuori e dice perché di là poverini sono mica normali, invece il dice io sì, il dice allora vengo io. No, c'ha ragione. Ma non le obbedisce? No. Non le obbedisce? No, non troppo. Ma lei? Sono mio fratello. E a me mi tira giù bene, sono qui tutti in disordine. Paolo, fermati dal letto! Non fatemi vedere troppo in giro perché non ci tengo mica io, Fai qualche domanda. Insomma, signora, cosa ci può dire, insomma, che la si... Sta fermo, niente, gliel'ho detto, Va Paolo, che mi sporchi tutto. Lei diceva l'istituto, ma l'istituto non penso sia una soluzione. Paolo, va via che mi sporcate tutto, guarda che coperta mi hai fatto venire, va via, smettila un po'. Oh no. Su che dopo devo andare a lavorare io, dai. E piantala un pochino, guarda come sei, su sta fermo. Faccio il primo piano, dai. Sì. Un coglionismo al primo piano. Dai. Stefano, devi dire... Primo piano, come sono, guarda lì, bel sorriso. Se le salta. È molto intelligente, è molto intelligente. E questo Dai è Paolo, smettila su. il problema. Guardate qua. Che bella posizione. Un salamino. Paolo, fermati! Per noi è sempre stato piuttosto caldo. Per noi è stato sempre piuttosto caldo. Sì, ma è ben così, con i forestieri, fermati Paolo che mi sporco tu. Paolo, fermati che devo lavorare anche troppo, che a cosa costare anche la querta, guarda, deficiente, va via che ti fai male, spiritoso, guarda la coperta, va. Basta Paolo che adesso poi devo andare a lavorare, piantala. Paolo, piantala un po', ma via che le fai male, vedi che non ne può più? Prova a liberarti un pochino, vieni via. Vieni via, perché giocare ti piace anche a te. Polina. Dai, tira via quel cuscino e piantala lì, su. Beh, Marco, che titolo ci date questo documentario? Titolo da qualunque tipo. Guarda che titolo le do. Asina! Paolo Il vris spriccia bombe, in modo ogni tanto. lei vorrebbe, ma... Una qualcheduna gli dà, gliele prometto, ma gliele do anche, se una qualcheduna li aveva. Ho capito. Scusate ragazzi un attimo che vado a chiudere la posso uscire? Prego. Smettila Paolo. Ho letto solamente il Vangelo. No, ma c'è il Vangelo, lo leggi questo Vangelo perlomeno. No. Cosa me ne frega a me della parrocchia? Poi è troppo brutto. È bella. Va bene, va bene. No, lei ce ne sono ancora. No, quella no. Fa vedere Questa sì, questa all'obiettivo. sì. Anche quella è Ti bella. lancia qualcosa. Ti piace? No, poi dopo in mezzo. No, ti piace? Fermo. Poi come doppia. Fermo. No, quell'altra. Quella ce la sono più. Sì, sì. Cioè, però per Però lei no, non neanche per la fatica, io non lo volevo che andasse mio padre. Va bene che è andata da mia sorella, ma mia brava mia.
Scusi signorino, posso giocare con lei? E Paolo ebbe una reazione violentissima alla vista degli insegnanti. Fu preso da tremiti convulsi, sbiancò in viso, si impadronì di un bastone e cominciò a bastonare gli insegnanti. Il tutto intercalato da epiteti piuttosto violenti, insomma, va a cagare, puttana e cose del genere. Anzi, la parola puttana era più ricorrente delle altre. Gli uomini erano meno offesi delle donne. La cosa poi si spiegò successivamente per il rapporto che Paolo aveva con la madre. Botte d'orbo coi compagni, insofferenza nei confronti degli insegnanti, offese, buttava giù porte, scavalcava finestre, fuggiva dalla classe, eccetera. Dopo 2 giorni lo ripresi, lo rincorsi perché si era verificato un tentativo di fuga ulteriore. Allora, come lo afferrai per un braccio, il ragazzo ebbe una reazione istintiva violentissima e cominciò a offendermi. Adesso non ricordo con precisione l'offesa, però ricordo che gli rispose insomma di andare a cagare, che se non gli andava bene la scuola dove si trovava poteva anche andare a girare, che poi faceva un piacere. Lui mi disse del culano, io dissi che sua madre era una gran puttana. Insomma, continuai a ritmo serrato, no? Uno scambio di invettive finché scoperse che ero molto capace di lui, molto più capace di lui di offendere anche atrocemente una persona. Ed inoltre che la libertà di far casino, insomma, è giusto, insomma. C'è diritto di far casino perché c'è bisogno, c'è voglia di cantare, di gridare, di spaccare qualcosa. C'è bisogno anche di violenza di questo tipo, in senso... Paolo non aveva mai frequentato scuola, si sentiva in uno stato di condizione, in uno stato di inferiorità palese, evidentissimo. Quindi a mio avviso, e naturalmente questo è opinabile, il suo modo di agire era una specie di rivalsa che poteva avere per il fatto che altri riuscivano a produrre un certo tipo di risultati e lui doveva avere naturalmente come contropartita qualcosa. Il qualcosa a questo punto era, non so, era il buttare per aria, era lo scalare, non so, un davanzale. Presidente. Non è voluto rientrare? Non è voluto rientrare? Non vuole rientrare, non vuole, anzi, a insistere proprio risponde malamente e entra nel... Ha un'idea molto precisa della scuola, no? Molto rigida della scuola, più di quanto noi ci immaginiamo. Quindi a entrare dentro è stato umiliante, entrava in seconda perché non era stato promosso in seconda, gli altri erano tutti promossi in seconda. È un'idea più rigida, ripeto, di quanto noi immaginiamo della scuola. Forse gli è nata dalla sua permanenza in istituti, forse... La psicologa non viene. Se tu entri, Paolo, siamo molto contenti. Questa è la risposta comune, sì, sì. Sentite voi, che cosa ne pensate di Paolo? Secondo me, come si dice, vediamo che noi siamo molto più avanti di lui. Ora lui fa queste stupidaggini, diciamo, per farci vedere che anche lui è all'altezza nostra. Sì, ritorniamo alla domanda che vi ha fatto il signore qui. Cioè vi ha chiesto se voi siete contenti della scuola, riferito al problema appunto del nostro compagno, no? Del compagno Paolo qui. No, siccome che l'altra volta, sempre che abbiamo fatto dei dispetti a Bernardi, lui gli aveva preso il lucchetto, quella roba lì. Allora le buttava giù dalla finestra e allora quella mattina lì a disegno le diceva tutto a me quelle cose lì. E allora mi diceva tutto a me, mi offendeva a me. Allora dopo io mi sono stancato e gli ho detto, tu noi siamo noi che ti teniamo in questa scuola. Allora lui dopo ha detto, dopo ne parliamo con la vicepreside. Ma è un altro che mi ha detto che se non era per noi io mi cacciavano via e quando
E quando volevano mi potevano cacciare. No, perché le avevano detto al consiglio di classe che se lui continuava dovevamo decidere noi, se noi riuscivamo a tenerlo dovevamo comportarsi bene con lui, cioè far finta che sia come noi, farglielo capire, che non è diverso da noi, è uguale a noi. Scusa, ripete la domanda. I più amici nella classe sono stati più amici tuoi quelli che non accettavano niente e che ti dicevano invece sta attento, scrivi come noi, stai fermo. Ce ne sono pochi che mi dicevano così. Ma ce ne sono, e quelli sono gli amici maggiori. Ci credi? No. No. Sicuro? Quando non ti davo qualche cosa, Paolo, vai. No. Fino a che vi davo qualche cosa, state buoni. Poi quando non vi davo più niente, comodini. Non hai intenzione di tornare a scuola? Cioè, vuoi o non vuoi tornare a scuola? Vorrei e non vorrei. C'è un motivo. Guarda Paolo, noi avevamo fatto un programma, no? Potremmo rivedere e riprendere a fare un programma insieme. Se si ricorda, quel programma là, l'ho stracciato. L'ho stracciato perfino davanti al preside. Il programma che mi ha dato lui, l'ho stracciato davanti ai suoi occhi. Che programma era? Un'ora al giorno. Praticamente era un programma che voleva stimolare in Paolo la possibilità di applicazione, di interessarsi a qualcosa. Secondo me lui è adatto a fare i lavori manuali, no? Come applicazioni tecniche, disegno, ginnastica, perché su a disegno riusciva molto bene e anche il professore cercava di aiutarlo. Scusami. Parla. A me tutte le materie mi piacevano, tutte. Sì, ma però... Solamente che guarda, cercavo uno che mi aiutasse, sinceramente. La prima volta, ascolta, guarda, la prima volta io sono venuta qua. Non mi hanno fatto né incollare, né tagliare, niente. Ci sono rimasto male anche lì, perché non fanno niente. Invece gli altri gruppi, uno incollava, uno tagliava, uno misurava, uno disegnava. Beh, solo il professore applicazioni tecniche ti ha insegnato, hai fatto quella specie di racchetta che poi hai dato sulla testa a lui. Mi ha fatto senza volere. L'hai fatta, no? Perché dopo quando sei arrivata su, l'hai rotta. Non stava insieme a noi a studiare, collaborare insieme. Era sempre fuori, era. Ma adesso... Scusami. Ero l'unico che non studiavo, che non faceva il quaderno. Allora... Ma tu eri sempre fuori. Ero fuori, almeno non stavi in classe a far vedere che non studiavo. Tu invece non prendevi neanche la birra in mano. Senti Paolo, una volta tu ti sei arrabbiato perché tua madre ha parlato di cose che tu non volevi che raccontasse. Quindi tu non vuoi che si parli di quello che succede a casa tua? Beh, su, basta. Ma mi scaldo se continuate. Perché ti scaldi? Perché sì, su. Cominciamo bene, Cioè, non vuoi che parliamo di tua madre? Non insistere, dai, sennò vado fuori. Senza fare quel sorridino lì, non mi interessa. Allora non vuoi rispondere? Scusa, mi fai un piacere. Cambia argomento. Se no mi piglio e vado fuori. Questo è un argomento che... Sì, da una parte, in un angolo. Allora scegli un argomento tu. Quello della scuola. E abbiamo continuato così perché vuoi cambiare adesso. Io mi ricordo Paolo, 5 anni fa, sua madre venne in provincia perché lo voleva ricoverare perché era pazzo, un bambino, ti immagini. E noi ci siamo rifiutati e abbiamo invece contrapposto tutta una serie di cose. Noi, se fossimo superficiali, potremmo dire che non era pazzo Paolo, ma era pazza la madre, invece non è vero, perché la mamma aveva anche lei dei suoi problemi di sopravvivenza, una donna che lavorava tutto il giorno, una donna sola, con un anziano in casa, nessuno che l'aiutava, il ragazzo cresciuto senza padre era un ragazzo con dei problemi, perciò guai se avessimo permesso di etichettare la madre malata.
Invece bisognava fare tutto un lavoro d'aiuto alla madre e questo in una certa misura è stato fatto, tant'è che Paolo è stato riaccettato dalla mamma. Per l'amor del cielo io non voglio imporre le mie idee agli altri, io di conseguenza esprimo un mio parere. Ecco, io per Paolo non sono d'accordo che si insista che Paolo vada a scuola, perché in questi ultimi 3 anni Paolo ha sempre studiato alla scuola. Ecco. Per Paolo vuole un lavoro e vuole degli amici. Ecco. Allora, noi Paolo dobbiamo aiutarlo a darsi un lavoro ed agevolare tutto con dei nostri interventi a crearsi degli amici. Allora praticamente Angelo, questo è il tuo paese? Sì. Questo paese è disabitato? Sì, praticamente. Tu parlavi di un'emigrazione molto forte, Sì. ma anche i tuoi parenti sono stati costretti ad emigrare. Sì. Te l'ho detto, 2 lì in Francia. E perché? Quei falsi politicanti che parlando di piano per la rinascita della montagna, però prendono a calci nel culo i montanari per farne di queste zone le ville estive dei parassiti, le sede di quella manica di schifosi, di animali immondi che gravitano nel più schifoso fango del più sfrenato egoismo per venire qui a insultare con la loro ricchezza questa gente. Quindi la funzione del prete qual è qui? La funzione del prete in queste zone, cioè, è la funzione di servo della DC. E quando dico questo dico tutto. Angelo aveva il problema, prima di tutto, di essere illegittimo. È nato da una madre che viveva fuori Bedonia e quindi difficoltà grossissime, anche soltanto così, di trasporto da questa frazione al primo centro abitato della montagna. E quindi con tutta la problematica della montagna, la gente attorno, nessuno che poteva aiutare questa madre a tenersi il figlio. E quindi è stato trasportato, portato subito al Brefotrofio. Successivamente poi è ricoverato in un istituto. La Fontanellata è a Montechiarugolo. Sì. Ecco, da Montechiarugolo lei è a 100. E da 100 poi lì a Novelar. E adesso è tuttora lì. Signora, i primi anni di Angelo, no? Quando vive in questo paese, ci può raccontare un po' così l'infanzia di Angelo, no? Com'era la vita in questo paese? Poi sono stati problemi per cui è stato costretto ad andare in un collegio anche. C'è stato il problema è quello che noi siamo poveri, no? E allora ha fatto tutto quello, in questo periodo Angelo non avrebbe potuto stare qui con lei, vivere qui con lei fino adesso? E a qualche maniera, forse. Dato quella filtrazione lì non era proprio che un gran robostone, una filtrazione al polmone non era mica tanto, Poi ci era venuto anche un svanimento che è stato morto 1 ora e un quarto. Ma quello lei stava. Una congestione però secondo me era come un po' di infarto. Avrà avuto. Ma come? Quello lei era stato prima che ne sono Sa così era stato? Avrà mangiato mezzo cesto di noce. L'abbiamo visto dopo, ma era morto, sa. Era venuto tutto paunato, le bave. Insomma, 1 ora e un quarto. Quando sono stato all'ospedale mi ricordo che anche lì sono stato una qualche volta sul punto di trapassare. Perciò immagino che la situazione sul mio aspetto, sul mio lato fisico non era allora tanto proprio né. Quando Angelo era bambino, quando Angelo è nato, il paese era ancora più povero di adesso? Lei lavorava? E qualche cosa, qualche giornata, ma poi quando poi è nato lui anch'io mi sono ammalata di bronchite, pleure e via. Ho fatto un mese di ospedale. No, l'ho fatto dal 56 un mese, poi ne ho fatto ancora un mese del 61. Eri sempre sotto cura. Sempre sotto cura per questa bronchite cronica non si muore, non si guarisce. Vado dei periodi che vado discretamente. Poi è stata anche a Milano. Sono stata poi servizio a Milano 3 mesi, ma ho sempre incontrato della gente, sono sempre stata piuttosto scalognata, diciamo, perché insomma. I suoi fratelli hanno dovuto emigrare? E dunque, guardi, presto ho detto, dunque 2, visto che qui non rendevi il lavoro che facevano qui, allora hanno preferito emigrarsi in Francia.
Due. Massari Giuseppe, che è l'ultimo dei miei fratelli, e Massari Alfredo. E quell'altro, Massari Giacomo, che sarebbe il terzo, anche lui si è dato, prima andava a guardare le bestie, ma non è mai stato poverino un po'. Poi ha cominciato a darsi al beveraggio e bere, che poi scappava da una città all'altra, da una provincia all'altra, che è stato un po' in galera dappertutto, sempre per ubriachezza, mica per altro. E poi comunque siamo 20 o 21 anni che ormai è a Colorno. Cioè al manicomio? Non consigliamo dalla saluna. Fino magari che avrà una certa età, che sa che può anche se beva, che non possa più fare rischi, allora sì, ma adesso prende, va, lavorare, si scappa. Ma bisogna sorvegliare. Quello che dicevano, ultimamente era ancora, cioè ultimamente so che avevo sentito che è stato dichiarato pericoloso perché con tutte quelle cure, medicine per quelle cure l'hanno reso... Perché hanno fatto tutte quelle cure, quando poi si è distrutto. Sì, distrutto. Sì. E dove sono adesso i suoi fratelli? E 5 mesi che non so più notizie di quello là. È venuto a casa l'anno scorso, quest'estate scorsa, il 17 settembre. Ha fatto una maccaronata a Chiavari contro una suora. Cosa ha fatto? Non lo so, avrà parlato di politica se ero ubriaca. Sì, è andato davanti a una chiesa a parlare della Russia. Allora una suora gli si è messa lì in mezzo, gli ha dato una spintone. Beh, lì ha sbagliato anche lui perché dopo tutto... Ecco, per finire, tu ci avevi detto appunto che eri molto affezionato a tua nonna. Sì. E cosa succede? Ad un certo punto ti hanno informato che era morto. Sì. Allora potresti raccontarci com'è andata questa cosa? Ma io lavoravo in officina, no? Una bella dietro che scherzavo, mi chiamano al telefono, oh mi sento riofatti e mi hanno detto di avvisarti che è morto tuo nonno. È stato come se mai si è preso una botta. Non credo niente. Perché era un po' come tuo padre. Sì. Ma le cose un po' presto. Sì, è logico. Sono dovuto uscire fuori subito perché non riuscivo più a lavorare. Poi sono venuto su per il funerale. E qui com'è andata? Gran piangere. Si fa per esempio una cena fuori, viene anche lui come tutti gli altri. Tutta la sera, capita 2 o 3 volte all'anno, 4, dipende. Insomma. Con Angelo avete avuto discussioni politiche? Molte. A proposito di cosa? Anche lui la pensa in un modo, mentre che... Lui ha bisogno di tranquillità, mentre l'ambiente che frequentava non gli dava niente di questo. Un po' troppo movimentato, diciamo. Il gruppo dei marxisti-leninisti, verso cui anche tu adesso hai un atteggiamento più critico. Certo, ci sono stato a farci un salto, l'altra sera ho discusso con uno, insomma, difatti ho detto chiaro e tondo che la sinistra extraparlamentare è tutta la stessa medesima pasta, no? Abbaiano, però quando si tratta di mordere si spaccano i denti. Cioè, prima no, è stato proprio, no, le prime cose proprio di un odio generale contro tutto e contro tutti, insomma, di una cosa, insomma, che mi rendeva una bestia incapace di ragionare, non so, dopo cioè, no, ha preso tutta un'altra caratteristica, ho preso proprio tutto l'odio contro l'ingiustizia, da che parte venga e sotto qualsiasi colore si nasconda, no? Ha cambiato molto, insomma. Sei più allegro? Sempre di canterino, canta sempre, di tanto in tanto scherza con l'uno, scherza con l'altro. Però hai parlato di un odio che ha cambiato obiettivo, perché la lotta di classe esiste sempre. Sì, appunto. E chi sono gli avversari politici, secondo te? La gente da combattere? Beh, te lo dico in poche parole, insomma, la gente da combattere sono il Vaticano, sono gli agrari, sono i padroni, sono quella gente lì, la gente da combattere. Sono quelli che mascherandosi, che sono anche quelli che si mascherano da comunisti. Però quelli che si mascherano da comunisti sono il gruppo dirigente del PC e i sovietici. Quelli sono i falsi comunisti. Senza volere... Su questo lo critico duro, insomma. Cioè, generalmente ho mutato un po' un certo atteggiamento verso il PC, perché adesso è l'unica forza veramente in grado che può monopolizzare la classe operaia. In un momento come questo i gruppi non servono, insomma. Tra l'altro, scusa, ho sentito che vuoi prendere la tessera del PC.
Avevo pensato, cioè, però è una contraddizione un po' grossa, dato la mia impostazione ideologica, insomma. Senti, visto che parli sempre di Stalin, parliamo un attimo dello stalinismo. Il processo di destalinizzazione è avvenuto solo a livello di addossare a Stalin certe colpe, però non è cambiato l'aspetto burocratico, non è cambiata la repressione nei confronti degli intellettuali. Ah, è venuto, nei confronti di certi intellettuali la repressione è giusta. Non venirmi a tirar fuori queste teorie qua, va, perché ci sono state le degenerazioni. Una certa degenerazione burocratica, sono d'accordo, ma la linea stalinista sulla dittatura del proletariato, la linea stalinista sulla costruzione del socialismo, sulla guerra, quella è la linea giusta. Non si può destalinizzare la linea della dittatura del proletariato. Solo come ha fatto Mao Zedong, correggendo gli errori, ma non destalinizzando. Perché se destalinizzando, come dice Mao, avevano due spade, una era Lenin, l'altra era Stalin. Come hanno abbandonato Stalin al 20° congresso, hanno sputtanato anche Lenin, perché loro lo sanno che Lenin portava un discorso ben diverso da loro, ma ora questi sciacalli hanno anche il coraggio di fare delle tessere e spacciarle per Lenin. Loro la bandiera rossa della rivoluzione l'hanno buttata nel fango, perché quelli lì non li devi vedere come comunisti, ma come una manica di traditori che per certi errori e limiti di Stalin hanno usurpato il potere. E usurpando il potere hanno schiacciato la classe operaia sotto un tallone di ferro, sotto una feroce dittatura fascista. Quella gente lì con Lenin e con Stalin non ha nulla a vedere. Ma scusa, tu parlavi prima di centralismo democratico. Ma in realtà Stalin non ha rappresentato un momento di centralismo, ma di centralizzazione. Stammi a sentire, a me i discorsi intellettuali già la questione, io seguo la linea, tu pensala come cazzo ti pare, io seguo la linea che dicono i cinesi. I cinesi dicono che in un certo periodo Stalin sbagliò nell'applicazione del centralismo democratico e come tale, vabbè, questo lo riconosco. E non è mica un errore da poco, E non è mica un errore da poco. Vabbè, ma Ad esempio Marco ci diceva l'altro giorno, quando ci siamo visti, che un suo grosso problema è quello della solitudine. Ecco, lui ne parla molto, ma è un problema che senti anche tu oppure non lo senti, non ti va di parlare? No, non è che non me ne vada di parlare, vabbè, lo sento, cioè lo sento anch'io il problema della solitudine, però lo vedo, cioè il problema della solitudine lo vedo inquadrato nelle strutture stesse di questa società, insomma, sì. Ora, alcune volte io ti esprimo sinceramente la mia opinione. Quando tu parli di politica, rischi alcune volte di sfuggire i tuoi reali problemi. Discutere di politica diventa, insomma, per te una specie di fuga. No, non credo. Nelle esigenze per cui voglio lottare con gli altri sono anche le mie esigenze, insomma. Tu Marco, nei momenti di maggiore crisi hai tentato di ucciderti. Questo centro della provincia, il Montagnana, ti ha dato una mano a ricominciare? Sì, il Montagnana mi ha dato molto la mano, che tempo fa ho fatto dei gesti mica belli. Dei gesti che ho preso da Trielina di tanti problemi che c'avevo io e la volevo fare finita. Poi un gesto molto che mi ha fatto molto male e Montagnana mi ha aiutato in quel punto. C'erano dei motivi precisi per cui hai preso la Trielina? Sì, c'erano dei motivi molto precisi, un po' che mi trovavo un po' solo fuori e tanti problemi vedevo che non li potevo risolvere bene. È logico che pensavo anche delle brutte cose dentro la mia mente. Allora dice, età reale anni 6, l'età mentale anni 3, quoziente intellettivo 0,55. Il bambino quindi non può trarre alcun profitto dalla frequenza di una scuola normale. In considerazione anche della sua situazione familiare, riteniamo che sia consigliabile un ricovero in istituto per deboli mentali parzialmente recuperabili. Questo poi del parzialmente recuperabile è il concetto che viene
è utilizzato ancora oggi, cioè la divisione che viene fatta fra recuperabile e irrecuperabile. Divisione che oggi ormai è stato dimostrato che non esiste niente di irrecuperabile, insomma ormai questo è un concetto, direi che almeno nella nostra realtà è stato ampiamente superato. Guadagno su 106, 109. Te la cavi bene? Sì, abbastanza, sul lavoro ce la faccio benissimo sul lavoro, cioè me la cavo benissimo sul lavoro. E questi tuoi compagni sono molto simpatici con te? Sì, abbastanza. Ogni tanto scherzo, non va tutte per farmi ridere un po' perché sono molto serio. E direi che i primi mesi con Marco si presentavano delle difficoltà molto grosse. Marco innanzitutto non parlava quasi con nessuno, aveva delle crisi di depressione frequentissime ed era il ragazzo che si attaccava sotto un letto tutto un giorno continuando a urlare in continuazione. Allora, leggiamo questo raccontino, no? Che parla di un... Muratore. Ma, cosa c'è scritto? Manovale, no? Una cosa che ti riguarda anche abbastanza da vicino, no? Ecco, qui dice che Paolo fa il manovale. Ma vuol diventa Signora, ci racconti di quella volta, quando è andata a trovare Marco all'Istituto Sacra Famiglia di Cesano Boscone? Sì, hai visto dov'è? Qua c'è 5-6 chilometri. Tutto a piedi ho fatto. E te va. Arriverò, poche volte arriverò. Allora quando sono arrivata là, allora dice, ma chi è lei? Dice, chi è lei? Perché non ho mica conosciuto. Ho detto, guardi che io sono amante della Catani di Marco. Allora dice, perché chiama il dottore? Allora io ho aspettato il dottore. Dice, ma lei dice, non è morta. A me va bene. Poi ho detto, cosa sto aspettando? Ho detto, guarda che io non sono mica morta, sono viva, sa? E sa che mi ha detto che era morta lei. Dice, ma somiglia tanto a suo figlio, dice che io credo che sia sua mamma. Ah, credo, dice mio figlio. Sa, somiglia molto a me Marco. Allora dice, sì, è suo figlio. Lo vedo con tutta questa perata. Un ubriaco, una pesciaraveda, proprio. Non sa, più un momento non c'è niente. Allora dice, andate là, in un camarino, si è messo. Allora ho detto, Marco, stai bene qua dentro? Dice, no mamma, non sto bene, perché mi picchiano, e poi mi hanno tutti tagliati i capelli a giro. Perché tagli i capelli? Perché dice, ho i pidocchi, i piocchi, sono mica, perché... Ma con tutti le poveri. Niente, pareva, allora niente, allora stai bene? Dice, no mamma, dice, se te fai... Dice, non sto bene, insomma, tienimi fuori perché io mi sento intalmato qua dentro. Dice, ci sono delle robe, dice, ci sono i pazzi qua, ci sono i matti. Allora un giorno sono andato un altro giorno, il secondo giorno sono andata con la lettera, allora se l'ho tirato fuori. Allora vedo uno là, fatti di matti, insomma, fatti di sì. Uno mi ha detto, signora, ci sono... A Parma vendono le medicine. Ah, guarda, beh, come vendono mica. Un altro. Mi viene vicino, un po' male. Mi guardi bene. Ma mica facci caso, sono matti, beh. No, non offro mia che. Dice, sa signora, com'è? Bello. E sa che è bella. Ah, vabbè, grazie, sto lontano, basta. Poi c'era un altro che faceva il coso, la guerra. Cosa fa? E si fa la guerra da solo, Ma di lavoro. Tu spacchi i denti, il maschio tu spacchi i denti, quando sei stata la mattina metto la camisetta rossa. Buon lavoro, mamma, un domani portami fiori, che viene ancora. Ma con suo marito lei si è divisa? No, io dopo che siamo lasciati andare, cosa 25 anni che siamo... Io non la voglio neanche vedere, perché mi fa schifo. Sai che mi fa schifo? Non la voglio neanche vedere, poi bussa scattaceve. Perché piuttosto poteva pagare la morte. Ma diceva, tuo marito mi paga macero. Andare una bella pugnale da me, masto. No, voi mi sapete. Ma suo marito adesso che cosa fa? La vita del delinquente.
Come campo? Come campo va a prendere i cartoni delle botteghe. I cartoni vende quello lì, mangia con quello lì, va a mangiare i frati. Dunque, a mangiare i frati. Niente, di robi che al Ma lei... Sì. Ma lei sa dove abita? Dove abita? Sta lì per andare piccole figlie, ai palazzoni lì. Ma non lo incontra mai per la strada? Non lo voglio neanche vedere. Non lo voglio neanche per lui sta scappaserra, madonna. Oggi che vestisce drosca per mura. Cioè, quando muore? Vestisco di rosso. C'è la vesta lì, sa? Sì. Ah, lei ne sarebbe felice, cioè? Sì, che dica, ma neanche una lacrima a fare. Dico, meno male che mi ha liberato un delinquente compagno. Ma non crede che anche lui abbia avuto sfortuna nella vita? Poco troppo, perché va scappiato al bumbu. Se con quello pesca, che da budu bicelve, sa cosa fa? Al valetto al va a dormire. E lui neanche a scagassare. Io sa che mia figlia è stata il buon pastore, la Giovanna. Mio marito il disgraziato ha tirato fuori. Sa che l'ha tirato fuori il buon pastore? Sa cos'è adesso? Sa cos'è? Sa cos'è? No. Una prostituta. No. Sì, 20 anni a cominciare a fare bella prostituta. Ma sa cosa vuol dire? Sì, è tragico. Cioè, questa figlia abitava da suo marito? Sì, sta con mio marito e la ragazza si è buttata nella malavita. Adesso non c'è più nessun aiuto che l'aiuta quella ragazza lì. Sa che mi ha messo una casa di correzione e me mi hanno messo. Sai, a Bologna. Quindi c'è tutto un passato. Sì, che c'è un passato che c'è a fare un romanzo sulla mia vita. Lo credo. Da giovane ho passato tutto quello con mia mamma, perché mia mamma mi ha voluto bene, ma che è stato fare 10 anni. Che mi cofanella sera, 10 anni io stavo per strada. A 10 anni? Sì, a 10 anni. Ha capito? Perché io quella vita lì non mi aveva fatta, sa? Se io uno di quelli potevo fare la vacca la mattina e la sera. Ha capito? Sì. Poi mi ho messo ai facci abbandonati, mica stato contento, sono stata 2 anni ai facci abbandonati, che mi ha fatto venire tutti i geloni, le suore, perché non mi lasciano scaldare, mi ha fatto venire tutti i geloni. Poi mi ha tirato fuori lì e mi ha messo a Bologna, a casa di correzione. Marco sa di questa sorella? Sì, lo sa, poverino, che fa la vita. C'è andato una volta là, c'è andata là, poverino, sa Marco, è andato là. Allora sento qualche cosa, Marco, sa che lo voleva picchiare. Cioè Marco ha visto sua sorella sul marciapiede? Sì, e lo voleva picchiare. E sua sorella lo voleva picchiare? Sua sorella picchiare suo fratello. Ma fosse stato un altro fratello, doveva spaccare il muso, perché è troppo buono, Marco. Perché fosse stato a fare che si doveva spaccare la testa. La vacca è lì. Io sono di quelle buone, Giovanna. Vedrai che un giorno ti pentirai su quello che fa. Io faccio quello che non voglio. E il fatto la puttana a te la faccio anch'io. Ha capito? Ecco, io ho fatto la puttana, bisogna che la faccio anche te. Capito? E lì c'è più niente da fare. Ha capito? Lei pensa che sia stato suo marito? Sì, perché lui, ce l'aveva lui, perché ce l'aveva lui. Quando era con suo marito? Sì, ha cominciato allora a fare la bella vita. Perché lui ci dava un bicchiere di vino da bere, lo portava in baria come l'era, lo picchiava, ci parlava, a botti d'oro, un po' da asilo, un po' buscheva. Lei picchiava lui? Dai, picchiava suo padre. Poi la metteva lei, poi botti d'oro, la metteva lei, donna voi a lei, andava fuori, faceva quello che faceva. Ma questa sua figlia sta con qualcuno, ha un protettore? Sì. Lei lo conosce? Sì. Chi è che ti è uno che si chiama Mauro, che una sera sono andata a casa sua a picchiarla. Ah, sì? Sì. Cioè, lui voleva picchiare lei? No, voleva picchiare mia figlia. Perché? Perché? Che è magnaccio. Ma cos'è, uno di qui di Parma? No, sono mica cose, qui di Parma no, è uno che l'ha trovato lì. Sa, lui ci mangia i soldi e fa la vita e ci mangia tutti i pochi soldi che guadagna e ci mangia tutto quel magnaccio lì. Dunque, sposato devo comprare, mandare giù a coste chimi e potevi farci niente. Mica là che spacca il muso. Poi praticamente adesso lei non ha...
Non ha assistente, cioè non ha... Io avevo poca pensione alla mano e basta. Ha una pensione? Sì, perché mi sono sbagliata la mano del lavoro, mi sono rovinata la mano, sa? Che io l'anno scorso c'avevo Marco lì a casa da solo. Vede, mi danno la pensione perché mi sono sbagliata la mano. E c'avevo Marco da solo, mi sono fatta male di notte, alle 5 della mattina. E mi hanno dato i punti, mi danno la pensione perché ci ho spaccato la falanca. Ma quanto le danno la pensione? Sa cosa mi danno? Che dica su. No, pensa poco. 3, 40? Cosa? Mi danno 2 mesi, 12.000 lire ogni 2 mesi. Dunque, mi è schifo quella lì. È da ridere. Guardi. E lei ha l'unico mezzo di... l'unica sussistenza che ha? Ecco, quella lì e basta. 12.000 lire? Sì, ogni 2 mesi. Tanto sono andata a dormire a alberghi, perché non ce l'avevo la casa. Ha capito, ho dovuto fare anche la bella vita. Per 2 anni ho dovuto fare la puttana. Lei sa però che adesso in provincia cercano di aiutare un po' la gioventù che ha avuto questi problemi. Ma vuoi che aiutano anche la madre? Mica so per la gioventù. No. Perché la gioventù è beh che aiuti la gioventù. E lì dopo un buttino mese un canto, bisogna che aiuti anche la madre. Ma un conno. Adesso faccio tutte queste cose. E poi non mi aiutate mica, vi guardate, vi spacco tutto il muso, sapete? Dio cane ve là, vi spacco tutti, sì? Ma lei non ha nessun altro tipo di assistenza? C'ho lei che mi danno 3.000 lire ogni... Sa lei lì? Sì. Mi danno 3.000 ogni mese, mi danno 3.000 lire. Sì. Ah, si può vivermi, ben bombe. Ah, sì, si può stare felice. Ma lei nella sua vita, quando è che è stata felice? Mai. Mai. Senta, vuole parlare di suo figlio? Perché? Parliamo un attimo di Marco. Non che parla, mamma. Senta, lei lavora in questo periodo? Per il momento sono disoccupato. È disoccupato? Non riesce a trovare lavoro? Non posso, che sono le artrite. È malato? E prima che lavoro faceva? Il calcaio. Sua moglie ha detto che lei è il responsabile. No, mia moglie le Natascia. Perché? Perché prima è fuggita a Milano, poi è venuta a Parma, poi ha abbandonato ancora la famiglia e poi è andato insieme a un altro. I collettini. Tutti questi suoi figli in istituto non sono stati bene. Non avrebbe potuto tenerlo con sé. E come facevo? Perché come faceva? Come facevo solo, ed era piccolo. Adesso lei ha una figlia grande che ha abitato sino a poco tempo fa con lei. Ah, la Giovanna. No, ma aspetti un attimo. Aspetta, basta, ragazzi. È andato senza segno. Non sapete se è possibile girare con i bambini all'interno dell'istituto. Non credo. Non crede? Sono già venuti ancora loro? No, non siamo mai venuti. Ma c'è una madre superiore o lei? Sì, no. Io posso far accomodare intanto, ma perché ci vuole un permesso vero e proprio, non so. Sa come adesso? Sì, no, possiamo anche aspettare qui magari. Perché è abbastanza impegnata. Ah sì, va bene, grazie. Qui? Lo so. Non è assolutamente possibile. Proprio no. Ma c'è un motivo, ci può spiegare? No, io veramente il motivo vero e proprio non lo so, soltanto che so che... No, scusa, lei sta tirandomi giù. No. Allora niente da fare. No, mi spiace, ma non possiamo permettere. Cioè, possiamo riprendere neanche con la macchina da presa? No, niente. Ma questo, in questo istituto, lei pensa anche in altri istituti?
se basta o se... Guardino, noi abbiamo questi ordini che essendo un ambiente privato non possiamo permettere né dentro né fuori né quei bambini per nessun motivo. Prima Istituto Biondi. Io non ho ordine di prendere dentro nessuno. No, perché in tutti gli istituti religiosi non ci fanno entrare. Scusate, se io non posso fare queste cose, non posso mica... Ma ci sono degli ordini superiori. I ordini superiori mi hanno detto così, io non posso andare contro gli ordini superiori. In nessun questo istituto momento. religioso si può entrare. Assolutamente. Ma neanche per riprendere delle stanze vuote. Neanche per riprendere delle stanze vuote. E perché? A me mi hanno dato questo ordine e io eseguisco l'ordine. Ci sarà qualcuno che è responsabile. Sono- Alla fine di questi ordini ci sarà qualcuno che decide. Io posso domandare, ma scusi, cosa fa lei per piacere? Niente. Oh, qualche cosa sta facendo. Io sto così, guarda. Sì, tanto mi prende giù. Sì, stiamo riprendendo. Ecco, allora sì, guardi, io non posso fare niente. Ma forse non va di superiore. Neanche Non vedere c'è una una stanza. Neanche vedere una stanza. I bambini quando rientrano? Lei non vuole più parlare. Non vuole più dire niente. Magari poi telefoniamo tardi. Beh, adesso ci saranno stati qualche istituto dove certi metodi usati non andavano, ma però, sa, il fumo, su sciocchezze si è fatta una campagna nazionale, che so io che non era proprio il caso, e queste campagne nazionali su questo picchiare, su questo qui, su questo là, a scopo, sapete, politico, e non c'è movimento regionale, provinciale, nazionale, adesso che non abbia lo sfondo politico, perché tutto deve avere questo sfondo politico e tutto deve raggiungere quell'obiettivo. Ecco, scusate se io sono piuttosto esplicito. No, ma lei ad esempio ha saputo il caso della Pagliuca a Roma? Beh, sì, ci potrà essere stato qualche caso. Per fortuna Marco è riuscito a scappare dal Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Sacra Famiglia in cui si entra 6 anni e non si esce neanche da morti, perché c'è anche il... Non per niente. Lo so. Cesano Boscone sappiamo cos'è, ma Cesano Boscone in altri tempi dove c'era tutta questa gente anticampata e se sempre da mettere, bisognava accontentarsi. Cos'è che sei qui? Sei via da Cesano Boscone? Sono già 6 anni. 6 anni? 6 anni, sono entrato quando piccolo, insomma, ho visto degli ambienti mica belli, insomma, ho visto dei collegi dove ti trattavano come cane, non dico, una metà di quei collegi, una metà ho visto. Insomma, io sono andato a finire in quei collegi lì dove ti trattavano come cane, è logico che non c'avevo neanche un titolo di studio, lavoravo tutti i giorni a Milano, facevo le cose delle luci, mettevo tutti i pezzi delle luci e mi davano 400 lire alla settimana, e 400 lire non è niente alla settimana del lavoro. Ho visto delle cose molto tremende con gli occhi. Logico che non posso dire una balla perché io ho viste con gli occhi quelle cose lì. È logico parecchi istituti fanno gli ragazzi come animali. Ma lì il problema, io credo che voleva essere affrontato, è un po' il problema dell'omosessualità, che ad esempio... Ma lasci stare con un semo, l'omosessualità. No, c'è questo da considerare. Il problema dell'omosessualità negli istituti è preponderante, come volevi dir te, no? Però bisogna sempre vedere, perché io, te l'ho detto, sono 5 anni che faccio l'educatore e a me è capitato 1 o 2 casi del genere. No, in fatto d'assistenza, se non è cristiano convinto, non può fare un sacrificio di formazione, di attenzione, di avvicinamento, di diventare una cosa sola con questi individui, non lo può se non è cristiano, non lo può. Cosa sei diventato? Come cristiano cosa sei diventato adesso? Cosa sei diventato? Tu prima eri cristiano e ero praticante. Adesso che capitombolo hai fatto? Dillo.
No, adesso, cioè nella Chiesa come la intende lei, non è la Chiesa come la intende lei, c'è un sacco di corruzione, no? E la Chiesa oggi come oggi ha degli... cioè, io le faccio un esempio, anch'io molto spicciolo, il Vaticano c'ha miliardi e miliardi, però poi fuori c'è i baraccati. Insomma, io a questa Chiesa qua non ci credo mica, no? È il film è la pellicola che gira continuamente. No, noi quando abbiamo a che fare con un comunista, io sono anticomunista, sappiatelo bene. Quando viene qui un individuo che è comunista, io glielo so dire subito cosa cerca di dire dietro al Papa, l'Inquisizione di Spagna, va a cercare tutto quello che può esserci di marcio. Ma la manovra è questa, gente, abbiatelo bene, che la manovra di smilitarizzare, di cose, è quello di creare dei comunisti, la manovra di creare i nidi, con gli asili, le scuole a tempo pieno, è questo, di scristianizzare, di portare via la gente alle famiglie, in modo che quando i bimbi vanno via dalla scuola o le vanno a casa dall'asilo, piangono, non vogliono andare via dall'asilo, piangono perché la mamma non la conoscono più. Questo è lo scopo. Un minuto. Cioè, no, punto primo, no, intervengo dicendo, no, che molte volte, no, uno che è un cristiano che si impegna con determinate idee politiche, no, uno proprio nella lotta di classe può essere più vicino a Dio di quanto lo sia uno che siede... Lascia stare lotta di classe, con le convinzioni cristiane, con la pratica cristiana è un'altra roba. Ad ogni modo, Angelo, tu sei rimasta ancorata a quello che è il movimento di comunione e liberazione. No, altro. E comunione e liberazione rinnega la lotta, no? Cioè, pensano di risolvere tutte le cose con la messa... violenza. Sì, con la non violenza. D'accordo che a un certo tipo di violenza sono contrario anch'io, insomma, a tutta la violenza bisogna essere contrario, a tutta la violenza. Non a quella che ci viene fatta, però. Se uno si deve subire la violenza senza reagire, logico non che... ci deve essere la violenza né da una parte né dall'altra, deve regnare l'amore in mezzo a noi, non la violenza. Lo so, ma da un secondo, quelli che hanno in mano il capitale, quelli che hanno in mano i soldi, per aumentare il loro capitale, per aumentare i loro soldi, loro non possono mica dire... È logico che la borghesia ha sempre fatto strada. Ma il ragionamento, guardate, state lì a cavilare, ma loro sono preparati apposta, sta lì alle cose, poi si è voltato al prete, perché io faccio parte alla borghesia, faccio parte ai parassiti, io non do conto. È quello il senso della parola di quella gente lì, perché sono preparati così. Un secondo. Un minuto, un secondo. Lei è convinto, però la verità è che molte volte, spesso, troppe volte, purtroppo la Chiesa è stato uno strumento di potere, insomma, e certi aspetti, gli aspetti più reattivi e reazionari del Vaticano lo sono ancora oggi. No, dai, il mio coglionetto. No, non è una coglionata. Non bisogna mica fare di tutto un erbo un fascio, quello che ha detto Angelo. Che adesso la Chiesa abbia avuto i suoi tempi del potere anche temporale e vabbè. È un fatto, è ben finito, ma che adesso la Chiesa abbia dei poteri, come te dite, non ha nessun potere la Chiesa adesso. I collegi lì che mettono dei ragazzi intelligenti, vengono fuori imbamboliti, quello lì sono cose vere che esistono, perché io li ho viste con gli occhi e mi incavolo per quelle cose lì. La borghesia è quella che ci dà la mano, il strumento apposta. E ci dà anche i soldi. No, i preti non diventa si possono ma lui non lo dice perché sto stuzzicandolo, ma lui ha in animo quello perché si pesa quel lavoro lì, perché è stato preparato. No, i preti danno quella mano lì per andare avanti la borghesia. Logico. Tutti i punti sono sbagliati. Perché a me mi hanno fatto del male e io le ho subite quelle cose lì da piccola. Ancora la mia famiglia, c'erano dei problemi in famiglia che mia madre è stata costretta a mettermi in collegio e mi ha messo dei collegi dove la borghesia i ragazzi le farmacie, proprio vengono fuori intelligenti, vanno dentro intelligenti, vengono fuori scemi completamente, senza avere un titolo di studio, senza avere proprio un lavoro per mano per andare fuori
per entrare dentro la società. Io ho fatto molto fatica a entrare dentro la società, a trovarmi lavoro e a trovarmi già una base che ho fatto molto fatica, che a me non mi ha dato nessuno, ma mi ha dato una mano la provincia che mi ha trovato lavoro, mi ha messo a posto completamente. Adesso comincia la mia vita. Prima vedevo 4 mura e stop, non vedevo più niente. È logico che ho avuto dei trattamenti mica belli per me. Ho avuto dei trattamenti mica belli perché anche degli altri compagni hanno avuto quei trattamenti lì. Io dico le cose come stanno, le cose che ho viste così e ragiono così con la mia memoria, ragiono così. Io le cose che ho viste così marce, che non mi hanno fatto insegnare niente. Gli ambienti progressisti e quelli... La nostra missione... Certo che non possiamo essere col cardinale Enriquez che dopo aver visto tutti quei massacri del Cile si complimenta con la giunta di Pinochet, non possiamo essere con quella chiesa lì. Io vado contro quelli che mi hanno fatto del male. Di su che danno contro i preti, contro la chiesa, sono 20 secoli che vanno e si sono rotte le corna tutte, sono scomparsi tutti, la chiesa è rimasta. E quello succederà per altri 20 secoli, cioè noi non ci verseremo più. Scusa, il problema è se questi... Aspetta, tu... Parlo dalla rogna che ci viene messi nell'anima contro la Chiesa. Ecco, quando la Chiesa deve avere dei beni, la Chiesa ne deve avere, perché ha un mondo di cose da mandare avanti, perché ha la diplomazia in tutto il mondo, perché vorrete che la Chiesa venda tutti i suoi tesori vaticani e che li venda lo Stato gli ha dei stretti. Non esiste un bello istituto, cioè esiste l'istituto e l'istituto è cattivo, solo perché ha delle mura, perché ha delle pareti, perché ha una logica, che è una logica di esclusione, cioè non c'è niente assolutamente da fare. Cioè comunque ti stringe e comunque ti crea intorno un circolo vizioso. Qual è il personale di questi istituti? Eravamo tutti falliti, dico eravamo perché mi ci metto in prima persona. Eravamo persone, cioè io non ero ancora laureato in medicina, non trovavo spazio altrove, lì avevo un'importanza, un ruolo e ne subivano i ragazzi. Gli altri erano tutte persone che fuori non avrebbero trovato un lavoro e lì ci stavano, per cui erano dei falliti che dovevano insegnare a riuscire nella vita a dei ragazzi emarginati. Alla fine ha detto per poter continuare si devono migliorare soltanto determinate strutture. Invece secondo me non si devono migliorare, si devono abbattere le strutture, cioè il problema è proprio di buttarle giù, di non farle esistere assolutamente, cioè secondo me questa è la cosa che mi ha amareggiato profondamente, cioè alla fine pareva quasi che l'istituto poteva vivere, l'istituto non... E invece è caduto per volontà del padrone, il quale ha visto che non guadagnava a sufficienza, ditelo senza paura alcuna. E quello in cui venivamo noi, che era la classica fastidio che tu dici, la messa dentro, la vita dentro, tutto, cioè le occasioni comunitarie erano il Natale, la prima comunione o una partita di calcio. Infatti io sono stato a un certo punto, no, in un certo istituto dove la maggioranza dei ragazzi erano omosessuali, ma non il fatto che lo fossero per malattia, ma proprio per il gusto loro, cioè per il gusto di rovinare i più piccoli praticamente. Insomma, infatti io sono entrato in quell'istituto lì e purtroppo insomma ho visto c'era tutto quel marciume e non so, mi è capitato insomma di trovarmi immischiato in certe orgette che facevano loro, insomma, non è che io abbia partecipato pienamente, però mi ci sono trovato immischiato ed è stata una cosa veramente disgustosa. No, dove sono stato io in collegio non parlavano di quelle cose lì, perché insomma non si parlava mai di quelle cose lì perché il tempo libero te lo riempivano là in collegio. O giocavi a pallone o alla domenica andavi a fare delle gite, alla domenica, o alla domenica andavo a fare il cricket dentro là. Insomma il mio tempo libero lo passavo molto bene, il mio tempo libero. Prostitute.
C'è loro, questo ragazzo del Montagnana, sto infermiere del Montagnana, essendo già sposato. Per lui sarebbe già stato un rischio prendere su questi ragazzi, portarli da queste prostitute per avere questo rapporto. Cioè lui ha cercato, insomma, di non correre molti rischi, cercare di fare dei prezzi un po' ragionevoli, insomma, cercare di bilanciare un po' le cose. Ci siamo andati, io sono andato una volta o due, per me, sono già andato altre volte, ma sono andato in compagnia. Cioè, per loro penso che sia stata una cosa abbastanza interessante per la prima volta. Un mio amico invece ha avuto una cosa molto negativa, cioè non credo che ci sia riuscito. Gli è andata un po' male, infatti per 2 o 3 giorni ha fatto un po' una tragedia, poi rimane una cosa negativa. Cioè, finisce lì e loro si dimenticano tutto. Ma è successo, c'eri anche tu? Sì, c'ho anch'io. Ci sono andato 2 volte. Sono andato 2 volte con Montebello, una volta vicino a Lodi e una volta a Parma. La prima è stata molto negativa, che non ci sono uscito e sono andato via un po' malincuore, sono andato via, perché insomma non ci sono uscito la prima, perché insomma c'erano dei motivi che non ci sono uscito. Non voglio spiegare i motivi perché sono motivi molto semplici. Invece la terza sono uscito molto bene con la terza, siamo andati vicino a Lodi e con la terza insomma ci sono uscito. Poi con la seconda non lo so cosa mi è successo perché non ci sono uscito. Sono stati, si vede in quel momento lì che non ci avevo voglia, può darsi in quel momento lì. Ma tu pensi che fosse una cosa positiva questo tipo di esperienza? No, per me non è positiva che non ti fa maturare come uomo. Non ti fa maturare come uomo, è logico che una puttana è un'altra cosa, ma una ragazza è una cosa seria la ragazza. È logico che non puoi fare veri contatti umani con una puttana, puoi fare i contatti umani con una ragazza. Cioè per una troia persa non piange nessuno, perché per una troia ne puoi trovare un'altra giusta, sì. Insomma questa è la morale. Pare che tu sia un grosso lanciatore di coltelli. Roba varia. Tu non riesci a stare a scuola? No, non riesco a stare fermo 5 ore. E gli altri, i tuoi amici ci riescono. Perché, secondo te? Sono fuori dal normale. Non so. No, ma anche gli altri, vedo le mie classi non stanno fermi. A scuola? Vuoi vivere la tua vita in libertà? Beh, la mia vita no, c'è ancora l'avvenire davanti. No, la vita di adesso. Vabbè, adesso sì. Ma sei contento di vivere così? No. Senza far niente? No. Cosa vorresti fare? Andare a lavorare. E perché non ci vuoi andare? Perché non ho l'età. Ma scusa, perché credi che andando a lavorare di risolvere tutti i tuoi problemi? No, ma un po' sì. Perché tuo padre non vive con te? Non lo so, perché mia mamma si ubriaca, beve e poi andare in mezzo alla strada, boom. Sì, si ubriaca, è stato molte volte all'ospedale. Una volta c'è stato 1 anno e mezzo. Il fatto che tua madre sia sposata 3 volte ti è dispiaciuto? A lei o a me? Sì. Perché non andrebbe bene, basta sposarsi una volta, 2, ma 3. Accidenti. A fare la collezione di mariti dopo. Non so mica. Non so. Poi stavo molto bene a Montagnana, invece che a casa. E allora perché scappare? Beh, ero più grande, sai, un po' di libertà ci voleva. Non andavo. È aperto, no? Accidenti. Mi diceva Paolo stai qua, Paolo non andare là, Paolo è qui, Paolo è di là. E io mi stufavo. A un certo punto sono fuggito 3 volte. E sono fuggita una volta anche dal mare. Ti ricordi? E anche quella. E la psicologa? Di che vede il diavolo anche lei, tu. Ma cosa ti domanda? Lei, te l'ho già detto, mi domandano.
di fare il bravo, qui e là, una volta, 2, 3, 4, 5, la sesta mi sono stufato, l'ho chiusa dentro, ho buttato via la chiave, poi i bidelli non la trovavo, io l'ho trovata e l'ho buttata fuori dalla finestra. Ti dice solo di fare il bravo? No, mi diceva anche studia che vedrai ti fa bene, studia, vedrai che ti farà bene. Secondo me quello studiare mi fa dimagrire e basta. Non so io. Ma ti diceva solo quello? Sì. Comportati bene. Comportati bene anche a casa, diceva. Sì. Vieni qui a mangiare con me per coccolarmi. No. Dai. E io ci sbattevo la porta in faccia perché no. Se no quella là continuava fino a domani. A me non mi piace la gente che ripetono le cose. Cioè, ti sembra che questa psicologa No, fa anche per aiutarmi. Ma non ti capisci, no? No, io non capisco lei. La stessa cosa. Ma era bello, però. Mi divertivo. Dalle femmine prendevo i dentifrici, ci facevo... Ci mettevo una mano nel catino, no? Prova anche a te. Dormi, ti mettono la mano nel catino, si bagna, dopo ti pisci a letto. Ah, sì? Sì, mentre che dormi, tu non te ne accorgi, metti la mano dentro, pisci a letto. No. Così sei provato? Con Danilo, ti ricordi in colonia? Faceva delle pisciate. Guarda. Non lo so, io non c'ero. Questo è bello. Se la metti la mano nel bidet. Dio che era, pisciare basta. Questo è fenomenale. Ma hai sentito una cosa del genere, vita mia, ma tu sei un arsenale di malefatte. E allora, e poi facevamo il sacco. Abbiamo tagliato appena il lenzuolo, facciamo il sacco, si infilava, crac, un buco nel lenzuolo. Sì. No, guarda, spiego. Per esempio, tu quando vai a letto, così, ti infili proprio giù. Invece noi avevamo un modo, lo facevamo così. Invece di tutto si infila un pene e intanto lì si infila fuori. C'è una donna del mio paese tutta spocchiosa, cioè tutta ariosa, non si sa, tante anni cosa hanno fatto, no? Hanno preso, no? Uno stronzo, no? Le hanno ben incartocciato, no? Quando l'ha aperto c'era un biglietto come se lo stronzo parlava e diceva, no? Da tanto tempo mi sento solo, finalmente ho trovato la mia anima gemella, insieme saremo felici. Al mio paese. Fuori! Sto dentro. Fuori! Sto dentro, allora vado fuori io, invece fuori lei. Il direttore mi ha dato la cioccolata. È un biglietto di salata da quelli in polo nord. Voi avete fatto questa esperienza, avete accettato di far vivere a casa vostra per un anno 6 ragazzi definiti irrecuperabili. Prima di tutto, come abbiamo accolto i ragazzi, abbiamo fatto in modo che trovassero un ambiente familiare, sia nell'ambiente stesso della casa, i mobili erano quelli delle famiglie normali, insomma non c'era niente che ricordasse l'istituto. C'era ad esempio anche il liquore, era tutta a portata di mano, i ragazzi non si sono mai approfittati di niente, perché secondo me si approfittano delle cose quando le cose sono nascoste. E poi il trattamento li trattavamo come noi praticamente, quindi tutto. E subito anche come modo di vestirsi, si è eliminato tutta quella roba da istituto, poi
dei primi tempi, con questi ragazzi si usciva assieme per insegnarci un po' a conoscere la città. Non conoscevano nulla. Nulla, non sapevano lavarsi, non stavano, anzi, i primi tempi un po' in Montagnana avevano già fatto qualche piccolo miglioramento, ma non riuscivano nemmeno a rimanere vestiti, mangiavano con le mani come degli animali. Avevano paura a uscire in strada perché tutte queste macchine che non avevo mai visto dalle finestre dell'istituto li terrorizzavano. Il denaro non lo conoscevano assolutamente. Poi quando ho cominciato a prendere un po' di confidenza con la città, a imparare un po' a andare sull'autobus, andare al cinema da soli, fare qualche spesetta, perché se si andava al cinema si faceva in modo che fossero loro a pagarsi il biglietto. Noi a casa ci tenevamo una cassettina con i loro soldi e ci insegnavamo a conoscerli. Proprio dalla prima sera che questi ragazzi sono cambiati, no? Mentre erano sempre agitati, nervosi, saltavano, spaccavano, si picchiavano, in casa niente. Tranquilli, ragazzi normali proprio, ma fin dal primo giorno. Abbiamo avuto un ragazzo che addirittura quando si è visto attorno i mobili così belli, nuovi, dice io prima di sedermi mi metto i vestiti della festa. Si guardavano tra di loro, toccavano un mobile, l'altro diceva ma hai le mani pulite, ci sporchi. E poi le tensioni per vestirsi, appena avevo lì Giorgio Alfieri che appena si trovava una macchiettina o una piega da qualche parte sui vestiti, subito voleva che lo cambiassi. Nell'istituto dove erano prima erano nudi, in mezzo alla loro stessa sporcizia, quasi denutriti a volte, legati. Abbiamo addirittura Francesco, a forza di essere legata alla sedia, e aveva dei duroni nei calcani che non riusciva a portare le scarpe. Siamo stati costretti a farlo operare, se no non riusciva a camminare. Era stato appunto a forza di tenerlo legato per degli anni. Ormai aveva preso su tutto dell'istituto, anzi i nostri ragazzi appunto perché erano definiti irrecuperabili erano stati messi nel cronicaio. In mezzo a dei vecchi di 90 anni, fin da bambini piccoli, hanno preso su tutto, insomma. Io penso che sia soltanto l'istituto che determina la violenza. Addirittura Guglielmo era definito il picchiatore del Sospiro, no? Gli infermieri volevano picchiare un ammalato, ma non potendolo picchiare loro con le loro mani, dicevano a Guglielmo vai a picchiare quell'ammalato là. Lui ci andava di corsa, era il picchiatore proprio. Ma da noi non si è mai avuto nessuna reazione violenta. Ecco, noi quando abbiamo costituito questo nucleo familiare, poi mentre si discuteva prima di cominciare, era uno di questi. Cioè, nel momento in cui noi siamo in grado di far vedere veramente coi fatti che questi ragazzi, insomma, cambiano, abbiamo un elemento per dire alla società sei sbagliato, hai fatto male fino adesso, non hai più motivo di esistere. Perché abbiamo veramente le prove, abbiamo visto questi ragazzi come erano e come sono adesso. Però se noi non creiamo queste condizioni, saranno parole. Viene Bertozzi viene anche. Chi è Bertozzi? Tua moglie. Lavorava con te in fabbrica. Era Teresa. Ecco, con la Teresa. Ascolta, lavorava con te Bertozzi in fabbrica. Ecco. Va bene. Francesco, tuo padre come sta? Sta bene, ci devo scrivere, ma lui non devo mica scrivere perché lui mi scrive a me, sono 3 in famiglia, mia mamma le altri mesi che è già morta, io ho sperato che non la vedo mica più. Dal primo momento Alfieri è vicino a questa macchina, che poi era una macchina anche semi-automatica, che bisognava coordinare tra il buttare la lamiera e schiacciare col piede la pedale per tagliarlo questa lamiera. Alfieri proprio le svolgeva in un modo perfetto, proprio senza nessuna difficoltà. Ma i datori di lavoro di questo non ne volevano sapere. Loro davano volentieri 50-60 mila euro, le solite carità, piuttosto di tenere un ragazzo in fabbrica. Allora noi, quando abbiamo visto che ci venivano chiuse le porte in faccia dai datori di lavori, a un certo punto abbiamo capito che è importante avere un collegamento con gli operai, perché l'unica nostra forza sono gli operai nella fabbrica. E ci siamo rivolti agli operai e abbiamo detto guarda che la vostra collaborazione è indispensabile se vogliamo aiutare questi ragazzi. Ma il padrone lo impediva, perché quando un operaio si spostava da una macchina per aiutare a un nostro ragazzo, diceva tu pensa a fare il tuo lavoro e stai là, se questo non rende che se lo vengono a prendere indietro. C'è questo, proprio il padrone, il datore di lavoro, il capo reparto che impediva all'operaio di avvicinare un nostro ragazzo e di aiutarlo. Questo è nella fabbrica privata.
tutta lotta di classe dura, sai, e non ha mai vinto in modo definitivo. Sono piccole battaglie che devi vincere, che devi combattere e vincere. Così, giorno per giorno, momento per momento, direi intervento per intervento. La dimissione di un malato, di un ragazzo, deve essere un'occasione in più per riproporre questo discorso. Ed è questo quello che noi facciamo. Questi sono portabiglietti per andare filobus e autobus. Quanti anni hai? 25. Da quanti anni sei qui all'anno? È tanto che sono 3 mesi. 3 anni. 3 anni fa. Sì, mi piace. Stai bene con gli operai? Sì, sì. Preferisci stare a casa o qua? Ah, qua. Ti piace più stare qua? Sì, è lavoro. E fammi dove ce l'hai fatto? È cominciata così che su interessamento del presidente dell'azienda ha chiesto ai rappresentanti sindacali se si poteva cominciare a dare inizio a un esperimento, che era quello di inserire appunto questi ragazzi in un ambiente di lavoro come il nostro. Noi abbiamo acconsentito appunto a che si dasse luogo a questo esperimento e abbiamo visto che siamo andati oltre l'esperimento, in quanto sono già 3 anni che sono qui. Ci hanno dato delle grandi soddisfazioni perché quando sono entrati c'erano perfino di quelli che non riuscivano neanche a stare vicino a un altro operaio, un altro lavoratore. Col tempo abbiamo visto che si sono familiarizzati e più che altro hanno trovato dei grandi amici, così come noi li abbiamo trovati in loro. Noi di questi problemi eravamo all'oscuro, d'altra parte non potevamo neanche sapere che esistesse il problema in quanto loro erano confinati negli istituti o erano rinchiusi nelle case. Il problema loro dell'inserimento nella società era talmente chiuso ad alcune personalità e ai familiari, per cui noi come operai non sapevamo che esistessero. Ce ne sono 3. 2 sono dei disadattati e 1 è mongoloide. I 2 disadattati ha fatto presto adattarsi perché, vabbè, il discorso è diverso per loro certamente. Per il mongoloide ha trovato un po' più difficoltà perché aveva le sue abitudini, il suo modo di fare. Però anche il mongoloide ha un grande dato positivo, che è quello dell'affetto. Si affezionano parecchio alla gente che più gli sta vicino. Ecco, per lui il caso di Fabi, che glielo tocca Fabio. Anche lui ha sempre questo movimento. Il mongoloide l'aveva imparato anche lui a fare questo lavoro, però aveva la necessità di scappare al gabinetto una volta, di andare quell'altra volta dall'altra parte. Poi piano piano si è sistemato. Quando è arrivato la prima volta erano tutti in soggezione. Poi piano piano, da mano in mano che si sono inseriti con noi, hanno imparato a stare assieme a noi e quindi si sono aperti. Vediamo che anche la loro mentalità si apre di più, va più avanti. Non ci siamo prefissi un discorso di lavoro a tempo pieno o che imparassero un mestiere assolutamente. Ci siamo solo prefissi il discorso di vedere se si poteva inserirli con noi per rendergli la vita un po' migliore. E vediamo che la vita gliel'abbiamo resa migliore, e migliora tutti i giorni. Praticamente quello che è molto positivo è che questi ragazzi sono contenti di stare qui. A questi ragazzi quando si parla di spostarli è una tragedia. È una tragedia per loro, indubbiamente. E per noi ci dispiace parecchio, insomma, perché ormai fanno parte di noi. Tant'è vero che anche ultimamente a lui, a Vito e a Luigi, le abbiamo dato anche la loro cartolina, che si timbrano la loro cartolina quando entrano. Per loro è un avvenimento eccezionale e non si dimenticano mai di farlo questo. Cioè è un momento che li fa diventare uguali, anche questo, degli operai.
Tutti, veramente tutti hanno fatto dei progressi, anche i più grandi. Tutti. C'è da notare che noi nel nostro ambiente non abbiamo i migliori, abbiamo proprio quelli che i meno recuperabili. Però se non li recuperiamo dal lato lavorativo, dal lato intellettuale, certamente li recuperiamo. Lo controlliamo tutti i giorni, costantemente, ormai è la prassi normale. Noi abbiamo scoperto quel senso di umanità che prima forse l'avevamo un po' perso, si era un po' disperso. Questi ragazzi che tra di loro sono amici veramente, si vogliono bene, vedere loro, a volersi così bene, anche noi questo sentimento è rispuntato di nuovo, anche da noi. Quindi anche loro hanno insegnato qualcosa a noi. Sei tu che hai cancellato le domeniche dal calendario? No, sì, io. È lui. Sì, io sabato e domenica cancellata. Vorresti stare sempre qui? Sì, sempre qui. Sempre qui, sì. Mi piacerebbe vivere sempre qui? Sì, sempre qui, vivo sempre qui. Vicino a tutti gli amici del Ferrari. Alla Stefano, anche Stefano. Così sia. Vivo sempre qui. Qui, Lance. Stefano, senti, che classe hai fatto? Fino alla quinta, elementare. Bene. Perché non hai più continuato? Perché non mi piaceva studiare. Hai la possibilità di imparare qui, ti insegnano gli operai qui dentro? Sì. Sì. E fare il meccanico, ti piace? Sì, molto. Era meglio che lo preparavo prima il discorso. Prepararlo così, no? In 3 anni che siamo qua non si sono mai fatti male neanche un dito, neanche tagliati. Non è mai successo niente. Siamo qua, avete visto ci sono buche dappertutto, no? Buche per lavoro, no? Ebbene, mai successo che si sia fatto male qualcuno, che si sia volato dentro, ma anche perché gli abbiamo insegnato dall'inizio dove sta il pericolo. E loro l'hanno imparato subito e ci stanno molto lontani. È significativo, no? Il suo discorso di chiudere il sabato e la domenica, di cancellare. Questo l'ha fatto subito però, 2 o 3 anni fa. Sì, è vero. Perché noi facciamo festa il sabato e la domenica e lui li ha cancellati. Cioè, per lui il momento di vita era questo, qui i giorni di lavoro. Per lui quell'altro erano momenti persi. Forse è lì il problema alienante per lui. Perché c'è qualcuno di loro che gli piacerebbe leggere, ma non ci riesce. Non so se sono state le scuole speciali o se la loro mentalità non gli permette di imparare a leggere e scrivere. Però penso che se inseriti in scuole normali con altri ragazzi, intanto con altri ragazzi, anche gli altri ragazzi imparano a conoscerli e quindi anche loro quando crescono non hanno più quella lontananza che abbiamo avuto noi da loro, no? Devono imparare a non deriderli, ma ad aiutarli. E se inseriti nelle scuole, allora questi ragazzi li aiutano e allora anche loro, di man mano che crescono, non li vedono più quel ragazzo da riderci dietro, o da farci la burla, o lo sgabbetto, tutte quelle cose che fanno i ragazzi. Volevo fare un'ultima domanda. Praticamente stanno bene qui con voi. Sì. Fuori non stanno bene sicuramente. Fuori ritornano soli. Fuori purtroppo è quell'aspetto del fuori, cosa c'è dopo il lavoro, chi non ha una famiglia anche normale soffre di solitudine. Probabilmente anche nel loro essere soffrono di solitudine fuori dal lavoro, fuori da una voce umana, dalla gente che gli parla. Ecco. Anche tutte le persone normali che non hanno famiglia, che vivono da soli, loro si alienano soffrendo di solitudine. Anche per quella gente probabilmente il loro miglior momento è sul lavoro, perché sono assieme. Ma fuori di lì, ecco, allora il discorso non va, forse non è posto solo a questi ragazzi, il discorso diventa più generale. Sanse cosa? Esarotti. Non è lì. No. Da quanto tempo sei qui? 3 anni. Io Puoi c'ho. fare qualche esperienza? No, tua storia la sappiamo già. Io c'ho mia mamma. No, mia mamma. Io c'ho mia mamma, c'è Paola, Carla e la mia cognata, l'Anna.
Mia babbo è morta, mio babbo. Mio babbo è morto, mio babbo. Anche Paolo Pino. Mia nonna, sì. Tutti quanti morti, là. Il cimitero qui, Cinolange, il cimitero. Sì, il cimitero, la bellezza. Se non ha imparato a lavorare, ha imparato a stare in mezzo alla gente. Come dicevo prima, quel ragazzo lì che sta delle ore fermo in piedi così, una volta come è arrivato lo toccavi appena, tremava e urlava. Adesso, avete visto, ha preso il caffè, qualcosa si è mosso nel suo cervello, non è stato freddo come una volta, no? Qualcosa si è mosso, cioè, in sostanza, quando trovano del sentimento, lo recepiscono anche loro, si sentono tranquilli, ecco. In sostanza, noi come uomini viviamo e siamo ancora al mondo perché abbiamo sempre vissuto in collettività. Se noi ci isoliamo, moriremmo certamente, oppure saremmo delle semplici bestie normali. Allora, siccome è la collettività che ci fa vivere, che ci fa stare assieme, che ci fa progredire, anche per loro il momento è quello della collettività, non può essere un altro momento. In fondo, adesso non per farvi un complimento, voi a questi ragazzi siete stati molto più utili di tutti i medici, di tutti i professori, gli psicoterapisti, eccetera, insomma, voglio dire. Questo non sta a noi a dirlo. No. Di certo è che i loro progressi qua li abbiamo visti. E ci sono. Negli istituti o nella famiglia? Gli istituti non li conosco, certo che questi ragazzi usciti dagli istituti, come sono arrivati qua, non erano certamente in grado di stare assieme ad altra gente. E qui hanno imparato a stare assieme alla gente. Senti, per i lavoratori è sempre un pericolo vivere. I grossi problemi ce li hanno tutti. Chi più, chi meno hanno i grossi problemi. D'altra parte ci sono gli istituti privati, gli istituti religiosi, che sono queste suore che non ci hanno fatto entrare, che non ci hanno fatto filmare all'interno. Anche queste sono cose da considerare. È importante, ma vedi, in misura che va avanti questo discorso della gestione improprio del movimento operaio, anche quegli istituti, anche se non sembra, si stanno cambiando, si stanno sgretolando e molti si stanno chiudendo. Arriva anche negli istituti chiusi questo messaggio di libertà, va bene? Questa conoscenza di questi problemi di centinaia di migliaia di emarginati, va bene? Non solo che conquista la coscienza delle nostre genti, ma mette in crisi anche quelle istituzioni lì. E lo so che è una battaglia dura, lo so,
che non è che tu possa distruggere gli istituti subnormali, i manicomi con delle delibere, per l'amor del cielo, o con degli interventi così generalizzati. Di impossibile non c'è niente, vabbè? Di impossibile non c'è niente, perciò anche il manicomio si può trasformare, cambiare, distruggere. È vero che Parma ha tutta una sua tradizione, Parma è stata la città unica in Italia che ha sconfitto il fascismo, no? Le famose barricate di Picelli e gli Arditi del Popolo. Parma, le prime lotte contadine per le 8 ore, dove abbiamo avuto tanti contadini ammazzati dalla polizia agli albori del I secolo, poi la guerra partigiana, Parma medaglia d'oro, Parma combattente di fronte ai tentativi reazionari di Scelba, Parma pagato con diversi lavoratori ammazzati sulle piazze. Però questa battaglia può essere vincente anche in altre province, anche in altre regioni, perché non è assai una battaglia rivoluzionaria questa qua, non è assai questa una battaglia rivoluzionaria. Ecco, questa battaglia non deve essere vista, la facciamo in Emilia perché l'Emilia è rossa, perché l'Emilia è tutto questo patrimonio di combattività, ma può essere allargata a tutto il nostro paese, deve essere allargata a tutto il nostro paese. Abbiamo chiuso il brifotrofio, abbiamo ritirato i bambini degli istituti per handicappati, abbiamo dimesso oltre 500 di queste persone che erano internate da 30, 40, 50 anni in manicomio e abbiamo creduto di dare un contributo a creare quella risposta curativa che io la contrappongo all'intervento di massa della psicanalisi, va bene? A gestire il destino di queste persone con la classe operaia e con i contadini fuori. E pensiamo di avere dato un contributo per portare avanti il modello di società che noi vogliamo creare. Perché assieme a questi interventi c'è da parte degli enti locali, dei partiti della sinistra, della regione Emilia-Romagna, io credo anche altre regioni, di andare anche in altre direzioni, medicina preventiva per i lavoratori, cioè nelle fabbriche individuare con gli operai le cause di malattia e combattere le cause di queste malattie, che è lo sfruttamento, che sono i nastri di lavoro, che sono l'ambiente nocivo. E anche questo contributo di gestione collettiva della salute si intreccia, direi proprio correttamente, con il lavoro che facciamo anche in questo settore. E facendo queste cose pensiamo di cambiare la società. Perché la classe operaia oggi ha bisogno anche di imparare queste cose. Per far diventare più forte la lotta politica, la classe operaia deve imparare tutto, non solamente le sue condizioni di sfruttamento e combattere, ma anche tutte le altre componenti che sono tutte addosso a loro, che sono poi componenti emarginanti, direi che sono anche strumenti di classe contro loro. E questa è la nostra politica. Di solidarietà, va bene, operante, non solamente quando si siede nei comizi e nelle conferenze, ma la solidarietà che vediamo ogni giorno nei bordi della città, nelle fazioni delle nostre campagne, nei caseggiati, questa solidarietà così che quasi non la vedi. Questa è la cultura nuova, è la cultura del popolo che d'altra parte non scopriamo niente, rivalutiamo invece un aspetto culturale che da altri invece si tenta di distruggere. Io penso che la cura, va bene, la cura e la guarigione per questo fenomeno di massa di queste persone che per me non sono i malati mentali, è far appropriare ai lavoratori, va bene, proprio un suo preciso dovere classista, va bene, che è quello di farsi carico anche di queste cose, loro e le sue istituzioni, che sono i sindacati, i suoi partiti, va bene, che devono far sue la liberazione di queste persone, perché altrimenti se noi abbassiamo il tutto su un intervento tecnico, su una scuola contrapposta all'altra scuola e basta, anche se anche questo è importante, perché oggi i medici che abbiamo oggi all'ospedale psichiatrico a Parma, a Trieste, a Perugia, purtroppo in altre poche province,
sono i tecnici che godono la fiducia dei lavoratori e dei suoi sindacati. La classe operaia vuole i suoi tecnici, vuole i suoi servizi, vuole le sue riforme e riempie queste cose con i contenuti di prima, della sua partecipazione e della sua solidarietà. Questa è la nostra alternativa. Non ti potrò scordar casetta mia, e nelle notti stellate la tua serenata io canto così. Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Quando ti penso vorrei scordare alla mia bella, al casolare. Romagna, Romagna mia, lontan da te non si scopre. Grazie. Senta Martinelli, lei prima mi diceva che appena entrato un infermiere... Sì, ritorniamo al 1962. La prima esperienza manicomiale che ho fatto, diciamo, perché era la prima sera che io entravo in un manicomio. E mi ricordo che verso le 10 di sera un ammalato, nella lunga degenza che aveva, e quindi doveva essere conosciuto, chiedeva ad alta voce l'intervento dell'infermiere, diceva infermiere, chiamava l'infermiere. C'erano 3 infermieri sulla porta e parlavano di sport e di sporchi affari loro, come se quella là che parlasse non avesse la voce, mentre la voce era sentibile benissimo perché la sentivo io, era in distanza come gli infermieri. Io ho aspettato un po', per dire un'ora quasi, poi mi sono alzato arrabbiato e ci ho detto: scusate signore, ma non sentite colui che vi chiama? Ma questo statuto di lavoro, che dovrebbe essere anche un statuto di sacrificio perché è bianca, ci manca la croce verde e la croce rossa, ma poi questo è un statuto di sacrificio. Non sentite il malato che vi chiama? Ma cosa avete nel cuore? Chi è che vi ha assunto? Loro hanno detto: ma vai. Io non potevo dire niente, sono ritornato nel mio lettino, loro sono andato là e quella sera l'ammalato aveva la febbre a 40. Io pensavo che la cosa fosse finita, ma non era finita lì. A mezzanotte mi sono sentito trasportare letteralmente dalla mia posizione di riposo e col letto messo nell'andito. Quando mi sono svegliato ho detto: ma dove siamo? Uno mi chiamava da una parte, un altro mi chiamava dall'altra, improvvisamente mi sono sentito mettere un suolo in testa e prendere di quelle botte che madre natura non so spiegare come sono venute. Nel fegato in special modo mi toglievano la parola, anche il grido aiuto non era più servibile. Sembrava che tutto il mondo mi cadesse intorno. Perché? Cosa avevo fatto di male se non chiamare l'infermiere per intervenire ad aiutare un ammalato che aveva veramente bisogno di tutto questo? Ecco quello che succedeva dentro, bastava che uno intervenisse e aiutare un altro perché anche lui fosse picchiato. Alla mattina dopo cosa ha detto il dottore? Il Martinelli era eccitato e si gettava letteralmente con la sua forza contro il letto. Vigliacchi assassini, queste sono parole che non le avrebbero mai dovuto dire. Io sono stato picchiato a sangue, ma non sono il primo. Sono testimone di tanti fatti e vorrei citarli tanti. Sono disposto a citarli purché questa gente ci facesse qualche cosa, perché almeno qualcuno pagasse il male che hanno fatto. Quanta gente avranno ucciso questa gente qui dentro? Ma è una parola, ma sono certo che più di una persona, più di 10, più di 20 sono stati uccisi in questo modo. Io sono stato uno di quelli che mi sono salvato. Perché? Perché il tragitto era breve ancora. Doveva intervenire Tommasini, è venuto e grazie a lui. Queste sono terminate, queste cose sono terminate e non si fanno più, cioè non si fanno più.
Dobbiamo dire invece che si rifanno ancora. Quel scricchiolio delle porte che si chiudono, non si chiudono, perché le scartacciavi invece a 50 anni, è come un'ossessione che è una malata nel cervello, quel chiudere per forza la porta dentro, chiuderti al di dentro, chiuderti al di fuori della civiltà. Quindi se è stato fatto molto, bisogna rifarne altrettanto. Io direi che in ogni commissione dell'ospedale ci deve entrare una commissione interna degli ammalati. Una specie di sindacato degli ammalati. Dove li raccogliamo questa gente? Non abbiate paura, siamo malati di mente, però siamo disposti a gettare il guanto di sfida. Siamo più intelligenti di voi. Sì, da Colorno deve sparire dalla provincia di Parma. Creeremo delle piccole cliniche, ciascuno frequentate dagli ammalati a secondo il grado di malattia. Ma Colorno, signori, deve sparire, perché è una piaga che rimane indelebile sul nostro corpo e sul nostro sangue. Male, male, male. Nessuno ha risposto. Dovete tutti scorreggiare. Andiamo? Andiamo bene. Via. Una sera andai a teatro. C'era pieno come un uovo. Si ballava tango nuovo. Oh che gusto, che piacere. Vedete, se il pubblico potesse partecipare sarebbe un grande successo. Oh, dai, basta, sta com'è nata. Che più il mondo non opprima, né la sciabola di Brno, né la bomba di Hiroshima, che con fede e con coscienza, con giustizia e con amore, ogni antica divergenza sistemata al fin sarà. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra volontà, e bandita sia la guerra dalla nostra società. Evviva il nostro ideale, evviva il mondo di pace e lavoro, all'infinito così di star male, se sempre uniti sapremo operare, passeggiando per la via, all'occhiello un rosso fiore, canteremo in allegria l'inno dei lavoratori. Senta Martinelli, Dica. lei praticamente qui tutto il giorno cosa fa? Beh, guardi, il mio passare, nel senso della parola, è fatto così, guardi, alle 6 ci si sveglia perché bisogna fare pulizia alle camere. E quindi l'ammalato è obbligato, almeno che non sia un mulo che dorme con la luce accesa, sente a sbraitare nelle corsie e via di seguito, è obbligato a svegliarsi alle 6. Alle 6 si rimane lì perigronando per altre ore e mezza. Beh, si potrebbe dire alle 6:30 vado al barbiere, ecco. Però che modo andiamo al barbiere? È una corsa al barbiere, perché tutti bisognerebbe arrivare prima. C'è un barbiere solo delle volte con 10 ammalati che devono fare la barba, tutti in una volta. E uno a cavalcarsi e prendere questo posto per liberarsi almeno di questa croce che è la barba. Poi c'è un'altra ora da tirare, alle 7:30. Qui bisogna stare verso i muri perché gli infermieri devono fare pulizia. Allora bisogna cercare di non sporcare ancora la seconda volta, allora dietro il muro oppure dove? A letto. Ecco perché si ritorna a letto. Alle 7:30 finalmente c'è la colazione, una colazione diciamo senza zucchero. Ma non è che sia senza zucchero perché adesso c'è il ragionamento, senza zucchero è un'abitudine. Forse diranno che il zucchero fa male al fisico, io non lo so. Totale, nel caffè manca lo zucchero. Quindi lotta a prendere il caffè. No, cioè il caffè è preparato, ma quasi nessuno lo beve. Quasi tutti preferiscono il caffè fatto al bar. Allora aspettano le 8:15. Alle 8:15 si vanno a prendere il caffè come facciamo come facevo io quando ero in città, con la mia colazione era fatta di caffè. Bevo un caffè e tiravo diritto fino a mezzogiorno.
Qui con quel poco che devono fare bevono un caffè e tirano diritto fino all'1:30. Poi c'è da riempire dalle 8:30 e andare alle 11:30. Qui è il problema. La televisione non c'è niente. O si è capaci di giocare alle carte e si continua a giocare così come un automa, o si stende sul letto, con la speranza di dormire, perché dormendo si dimenticano tante cose, anche le più brutte che noi abbiamo diritto di dimenticare. Dormendo ci si riposa, ci si distende e ci pensa un po' ai suoi problemi con la speranza che il domani sia migliore dell'oggi. Io per il primo anno, 1 anno e mezzo a Colorno, non ho mai parlato. Sì, facevo quello che mi dicevano gli anziani. E infatti per 1 anno e mezzo sono stato, almeno sentito dagli altri, un po' l'infermiere modello. Bravissimo, con la mano sulla spalla mi parlavano a Tommasini. Questo sì che è un bravo ragazzo, avete fatto bene, questa volta avete beccato bene, un bravissimo ragazzo. Fino al convegno a Parma, ecco che lì mi liberai una volta per sempre, quando c'erano tutti i medici, tutti i caporioni infermiere, c'era Basaglia, c'era l'assessore Tommasini, rappresentante dell'amministrazione provinciale. In questo intervento a Parma, di questo convegno, sviscerai tutta la condizione di Colorno e qualche medico si alzò e se ne andò, perché furono toccati direttamente persone per persone e la condizione reale è che di fronte a quello nessuno era veramente, poteva dire no, non è vera, perché io dicevo andate a vedere, bisogna entrare nel manicomio e lì si impara a essere uomo. E proprio di là cominciare a vedere quelle che potevo essere io, le vedevo in loro. Una mia scalogna, una mia disgrazia, una mia sfortuna, poteva essere uno di loro. Nessuno mi poteva aiutare. Conoscendo la condizione della mia famiglia, la miseria stessa che ci aveva così proprio accompagnate da anni, dalla morte di mio padre, la Bassa Italia, la miseria che abbiamo attraversato, i pidocchi che abbiamo sofferti, l'abbandono di tutti, degli enti locali, al rifiuto una volta, addirittura anche del pane, che mi fu rifiutato il pane alla Bassa Italia, perché era scaduto il tesserino. E mi ricordo mia madre piangeva assieme ai suoi 6 figli. Quindi tutte queste cose qua, dico, dove avrebbero saltato fuori i soldi per curarmi a me, se io mi fossi esaurito? Ecco qui, di là veramente cominciai a vedere, proprio nelle facce di ammalate per ammalate, un po' anche quelle che è la mia. Dico, qui veramente non è... E mi cominciavo un po' a affezionare, veramente, no? E ci stette volentieri fino a un certo periodo, fino a quando appunto questo convegno, che poi il giorno dopo fui isolato da tutti i miei colleghi, quindi perché la difesa dell'ammalato per me diventava indispensabile, importante, un essere umano pertanto deve essere difeso, fino a dire appunto all'infermiere che adesso la prossima volta quando voi picchiate a quello mi vedrete a me assieme a lui di picchiarti a te. A noi interessa sapere in poche parole, ma lei ce lo può dire anche con degli esempi, proprio la differenza che c'era tra la gestione del professor Tommasi, il direttore del manicomio prima, e dopo, col 68, l'occupazione degli studenti e con Tommasini, insomma. Beh, è proprio una scelta che sarebbe come dire saltare il fosso, ma di lungo, perché c'è un cambiamento che è totale, diciamo, nel modo di vivere nell'ospedale. Io mi ricordo che all'ora del 63, noi qui si lavorava presso una ditta portata dall'amministrazione d'allora, qui sopra la chiamavano Lave perché era il titolo della casa che ci dava il lavoro. E beh, sapete qual era la cifra che davano noi operai a invitare dei automatici elettrici, per esempio, come si chiamano? Paralumi, quella roba lì. Si chiamavano e ci davano la cifra di 100 lire al giorno. E io mi ricordo che Mario Tommasini è entrato nella mia stanza e l'ha chiesto, e c'era il dottor Maraggiati, a me che ero legato a letto, mi ha chiesto, scusa Martinelli, cosa ne dice dell'AVE? E io ci ho risposto, dell'AVE? Ma ce ne saranno delle tariffe basse al mondo. Ma tariffa bassa come questa, sai cosa mi danno, Mario? 100 lire al giorno. Ma come si fa a dare 100 lire al giorno? E poi ci ho detto anche, poi vai a mangiare. Vai a vedere com'è questo vitto. Non si può mangiare. Io sto qui che mi fanno morendo, giorno per giorno, legato a letto in estate con la diarrea. Nessuno mi pulisce. Li chiamo, nessuno risponde. Lui mi ha dato la mano e ho intravisto nei suoi occhi un po' di pianto.
Ma allora erano due compagni, uno in miseria e l'altro appena fuori miseria, diciamo, ma incontrati sullo stesso fronte per combattere quella cattiveria che il mondo ha creato intorno a questi manicomi. Perché diamo l'esempio e guardiamo in faccia la gente. Il sottoscritto, per esempio, un matto, sì signore, un matto, ma cosa costa essere matto? Ho perso la famiglia, ho perso i figli. Cosa mi è rimasto? Tomasini. Sembra una storia, sembra una favola, ma il sorriso che me lo dà a me, chi mi fa sperare il domani? Tomasini. Ma anche lui sta lavorando troppo. Come ho lavorato troppo io mi sono sfiancato. Le mie energie sono quelle che sono, sente cantare, non sono più neanche capace di cantare. Perché quando uno entra in questo ambiente si è marchiati. E sembra una favola dire che è facile uscire. No, è difficile, signore, è difficile entrare in famiglia, è difficile entrare nei laboratori, è difficile entrare dappertutto. Adesso però io dico che anche a Colorno si può vivere. Ma come si deve vivere però? Facendo della vita di partito, anche dentro nel comitato di ospedale. Perché non è giusto che i problemi nostri li devono studiare soltanto gli infermieri o per esso il capo del direttore della fabbrica e del personale e via di seguito. E si stanno dimenticando completamente degli ammalati. Quindi cosa dobbiamo fare noi? Creare un gruppo di ammalati. Fra coloro che parlano di più, purtroppo, qui siamo rari. Io, d'accordo, sono sempre stato d'accordo nel lottare. E andare dal signor direttore, alto un secondo, ci siamo anche noi. Ce ne siamo accorti che da qualche mese voi ve ne parlate dei vostri sporchi comodi, dimenticandovi i nostri problemi, che sono coloro che vi danno la possibilità di vivere, miei signori. Quindi, se volete o non volete, tutte le domeniche, cioè tutte le settimane, sabato dopo pranzo, sabato mattina, teniamo una adunanza in un qualsiasi locale dell'ospedale che voi volete e scegliete voi, sui problemi dei malati. Però il problema dei malati li discutiamo noi in special modo, diciamo noi che li poniamo, non voi che li fate. Perché adesso voi discutete il problema dei malati senza sentire se io sono d'accordo. Quindi se volete che questo ospedale sia realmente un ospedale aperto a tutti, cominciamo a dire tante cose, per esempio le porte chiuse. Non siamo d'accordo, signore? Da quando sei uscita dall'ospedale psichiatrico di Colorno, come ti va la tua vita fuori, all'esterno? Molto così? bene, molto bene. Sto molto bene fuori. Sì. Poi devi, non so. Insomma. Ma che tipo di vita fa, signora? Insomma, una vita più bella, Insomma, è una vita più bella da venire fuori, Da star là dentro, insomma, sto più bene fuori. Quanti anni è stata al manicomio di Colorno? 35 anni. Dopo 35 anni che è stata in manicomio, il primo giorno che è uscita, che sensazione ha avuto? Guardare per la finestra, sai, lavorare, e guardare per la finestra, insomma, è un'altra cosa, ecco. Mi sento, insomma, di stare più bene fuori, ecco. E là è un'altra vita. Là dove? All'ospedale psichiatrico, Colorno. Là, insomma, non mi piaceva mica tanto là. Sempre sta chiuso, uno scravo. Se fai qualche cosa, ti legavano e ti picchiavano, l'infermiere. E poi ci sono state quelle che legate e venivano tutti i bracci, tutti struppi, così. Li rovinavano. Ma erano tutti struppi quelli che legavano, c'erano tutti struppi i bracci, le mani, erano tutti così. Come la legavano? Legata, assicurata. Sì. Sì, ma come? Cosa usavano?
Legata... Cosa? Delle volte si legavano così, delle volte sicurelli, no? Coi polsi dentro il corpetto. Ma lei adesso vive autonomamente? Sì, viviamo tutte e due insieme. Siete contenti? Molto contenti. E state bene anche nel quartiere dove abitate? Sì, e mi rispettano tutta la gente, mi vogliono bene. Ci può descrivere cosa fate durante la giornata, come vive, insomma? Sa, faccio i lavori di casa, faccio da mangiare, lavo giù e quando ho finito di fare i miei lavori vado a fare un giretto in piazza o che vado via il Gino Luglio un po'. Ma là al manicomio lei veniva curata? Di gran pastiglie, come pastiglie, tarantalle, gatti, tutto. E da quando è uscita non ha più preso niente? Niente, no. Cioè, quelle pastiglie non le facevano niente? No, mi facevano più baciucca. Quanti anni l'hanno legata? Sono stata 5 anni legata, giorno e notte. Giorno e notte? Giorno e notte. Dunque, appena nata mi misero il brifotrofio di Parma, che adesso l'hanno chiuso. E dunque, ai 6 anni dopo, lì non mi ricordo perché sono venuta su da piccolina, a 6 anni fino a 19 in mano alle religiose, suore Chieppine, Istituto Santa Maria, Villa Vogadro, Vighefio, Parma. Mi dicevano che era una bestiolina perché quando ci alzavano facendo il segno della croce, via d'oro, io non volevo mica, ho sempre sonno. Sei proprio una vera bestiolina. E venire in mano a un lupo, una che viene dal coso, stare col lupo impara a urlare, è vero, io sono uguale a loro. E ti picchiavano anche? Sì, sì. Mi paravano il bastone se non volevano saltare su dal letto per andare a messa. Le piccole figlie, Chieppine. Ma quando ti hanno mandato in istituto, in manicomio, perché ti ci hanno mandato? Dunque, lì chi mi ha ricevuto? Il dottor Rosselli e la neuro, Sì, allora sì, lo so. Sono stata 15 giorni alla neuro, che dopo poi non si erano più letti, mi hanno spedito in manicomio. Ma lì alla neuro mi disse il dottor Rosselli che erano proprio da ricoverare le suore, altro che me. Non più bisogno loro di essere messe dentro, come infatti quando dei dottori sparivano subito. E non è vero che ero orfana, come dicevano le religiose, piccole figlie. Non è vero, assolutamente. Ma dopo l'osservazione? Dopo l'osservazione finì al reparto tranquille. E lì ci sono stati un bel po'. Poi mi cacciarono lì agitate, mareggiate, sempre lui, con Urbani. Nel reparto sudici, anche lì, tutte donne legate, con la bava alla bocca, che ci mettevano il piatto per terra d'alluminio, legate, mangiavano così, come facevano vedere a Trieste, sì, proprio poverina. Anche lì ne ho viste tante, a morire la Gasola, una mia compagna, sempre legata, anche lei è morta sotto la scuffia, il corpetto, la Gasola. È morta anche lei lì, sono in camerino, sempre nel mio reparto agitate. Sì, sono stata legata col corpetto, la scuffia, proprio, la posso proprio dire. Sì, sì, legata a corpetto e scuffia, le giuro. Dunque io mi rivoltavo, loro mi legavano e dopo mi fecero anche la scuffia perché vedevano che mi reagivo, mi ribellavo. Esempio, nel suolo sporco tutto di orine, e stretto, proprio stretto alla testa, in modo da togliermi fino al respiro, oltre il corpetto. Mi devo alzare i piedi. Sì, sì. No, per carità. Ma non so se riesco, Così. Stretto, in modo da togliermi il respiro. Mi hanno trovato fino in sopra al cuore. Sì, così proprio. Qui in modo che mi mancasse il... E poi così il malato, diciamo, prendeva le va bene. forze e veniva legato. Sì, no, era già sotto corpetto con 6 singe. E oltre il corpetto, se uno sputava addosso per rispondere all'infermiere, si facevano anche la scuffia. Così loro facevano bene. Era qualcosa per calmare. Per vendicarsi. E il dottore disse: avete fatto bene anche se le fecero il rapporto le infermiere. Clelia, tu che sei anche una bella ragazza, non pensi di sposarti, di rifarti una famiglia?
Ne ho dei corteggiatori abbastanza. Ne ho sempre avuti. Li ho sempre avuti, via. Lei signora adesso sta bene, e magari sono molti anni che sta bene, però non esce perché non sa dove andare. Beh, ma neanche lo stesso, signora. Io non me la sento mica di andare fuori a affrontare la vita adesso. Fuori. Mi sembra una cosa che non posso. Ecco. Lei sono molti anni che sta bene. Beh, adesso, signor direttore, direi una bugia che sono degli anni che sto bene, sì. Ho sempre cercato di fare qualche cosa in manicomio perché non sto mica lì in ossia ne avere da dire finché si può. Ma certo quando si arriva su una necessità non si può mica fare quello che si fa 30 anni indietro, tutti gli anni ne passano uno. Signora, ma lei ha 72 anni, è bene che come tutti gli anziani non deve più pensare ad avere con il lavoro a guadagnarsi da vivere, perché quando una persona ha 72 anni si deve anche riposare. Allora, se lei avesse un piccolo appartamentino con una pensione sufficiente per vivere, se poi lei vorrà fare qualcosa lo farà, se lei non si sentirà non lo farà, ma comunque se lei avesse il minimo per vivere con questo appartamentino, con l'arredamento e con tutte le cose che occorrono in una casa, lei si sentirebbe di tentare? No, signor. Io ce l'ho detto subito, ho detto no e non me la sento, ecco signora. Io sono sincera nelle cose, non sono che maschera le cose per dir sì, poi domani che non mi sente che faccio una figura di no, l'ho detto subito, ce l'ho detto signor direttore. E adesso dice cosa vuoi mettere su una casa? Ma poi perché devo andare fuori mentre mi sono a casa sola che mi trovo persa? Lei potrebbe essere dimesso anche su... Ecco, credo no, di no. Anche lei non se la sente? No. Ma ci ha provato? Ho provato. Stare a casa, sì. Sono stato dimesso 4 o 5 volte. Sì. 15 giorni, 20 giorni, 10 giorni, poi indietro. Poi di nuovo indietro. Perché? Perché non dormo a casa, non mi sento più di vivere fuori. Ormai sono abituato e sono già 11 anni che sono qua dentro il 17 di agosto. Sono abituato qua dentro, non che sia abituato. Ormai la vita fuori non me ne importa più un bel niente io. Scusi, lei è stato un partigiano, ha lottato? Sì, ho lottato 3 mesi di partigiano, non credo che abbia fatto 15-14 mesi, anche 2 anni, come dell'Orta. Ho fatto il mio meglio, insomma. Là. Ma non ha voglia di uscire di qui, tornare fuori? Non me la sento più. Lotto qua dentro, sono comunista e voglio essere comunista fino in fondo, fino alla morte. Insomma, questo qui è proprio il nodo dell'istituzione, del manicomio. Lui dice, io ormai mi sono abituato a vivere qua dentro. D'accordo, ma questo fa parte del male dell'istituzione, sai. Noi dobbiamo, questa è la malattia più grave del manicomio. È che la malattia che abbiamo capito in questi anni è che distrugge le persone. Le persone hanno paura a uscire, va bene? Quando parliamo di inserimento e di riabilitazione, vuol dire aiutare Bonzanini, Dall'Orto, Martinelli, la signora, a fare i primi passi fuori. Domani la passeggiata, postdomani in città a girare per strada, l'altro giorno al cinema, l'altro giorno ancora a portare al suo paese a parlare con i suoi concittadini, se ancora ci sono, e a poco a poco queste persone ritornano un interesse alla vita. Perciò curano la malattia del manicomio e guariscono anche la malattia del manicomio. Un mese fa dall'Orto avete sentito che non volevo uscire, no? C'è stato questo piccolo terremoto a posto, no? Venire qua a parlare, persone nuove che hanno stimolato l'interesse di Dall'Orto. Oggi Dall'Orto dice, beh, io se ho una pensione, se ho una casa, esco. Marcellino, panetino, del tutto che si fa. Maramo, perché sei morto? Quale non ti mancava? Lì sarà nell'orto
innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e non ritorni più. Maramau, maramau, fanno i bici in coro. Maramau, maramau, mau, 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 mau. Maramau, perché sei morto, padre non ti mancava, lì sarà terra di lotto e una casa bevi tu. Olè, via! Olè! Se la voce è un po' velata, accompagnami sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più, lungo Tevere dorme, mentre il fiume cammina, io lo seguo perché mi trascina con sé e travolge il mio cuore, vedo un'ombra lontana, un balcone lassù, oh chitarra romana, accompagnami tu. Sana suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore, senza casa e senza amore, mi rimani solo tu. Se la voce è un po' velata, accompagnami in sordina, la mia bella fornarina, al balcone non c'è più. E si esprime la premessa di un futuro assai migliore, l'avvenire più radioso per l'afflitta umanità. Questo è il nostro desiderio, questa è la nostra povertà. E felici, siamo felici della nostra sincerità. A che mi farò ancora 4 volte? Avrò col zampellano e la mattina con l'onciclamino, la Napoli a Milano per incontrare la bella Cicocì. Passeggiando per la via, all'occhiello un rosso più, canteremo in allegria l'inno dei lavoratori. Vedete? Aggiornavamo. Su compagni e su compagne, su marciamo in fittatiere, o con l'uomo la preghiera, pugna il sol della venire. Italia con fede d'ardore ti prometto una terra lontana con un vivo sorriso d'amor. Vai al fanno la San Bevegliana
non ti parlo, non ti paghi pigioni, non ti fanno sovente mangiare, ma ti dico con santa ragione, cittadino tu devi migrare, in Belgio, in Germania, in Brasile, in Australia, ti fanno sognare un felice destino. Oh segni che vali, raccontano gli altri italiani, puoi dare da bere le cose sbagliate, schifose con tanta passione, assieme al compare Fanfani, ti frega sei spesso le mani, non pensi chissà il domani se noi italiani stancare potrai. Rosa monda, tu sei la vita per me. Rosa monda, tutti i tuoi baci perché dei tuoi baci c'è tanta felicità, più mi guardi più mi piaci, Rosa monda. Vorrei far notare una cosa, e ne sono orgoglioso, siamo tutti, Martinelli, gli scolari di Martinelli, Siamo tutti scolari di Martinelli. Mario, sei stato tu che ci hai insegnato questa roba. E mia niente. Non ti potrò scordare, casetta mia, e nelle notti stellate la tua serenata io canto cos'è. Romagna mia, Romagna il fiore, tu sei la stella